Mamma mia. Che succede? Che succede? Vabbè, già cominciamo con i doppi audio. Non esiste proprio, ma quando mai? Già non va bene, già sicuramente ci sono dei problemi tecnici. E starò male per tutta la partita. Vi bacio, vi abbraccio. Ceverim, staveti bene. Mario delle Vedove, Carmine, Giuseppe Argento, Davide Squillante, Roberto Feola, Tiziana Anaclerio, che poi Anaclerio non è Anacleto, Walter Russo, Stream Elements, Carlo Calabrò. Non lo so perché ha tolto Szczesny. Ci sono delle dinamiche che ne parlavo con Angioletto, non lo sappiamo perché, capito? Scegli Ramani invece di Manolas, magari Angioletto mi ha detto che ne sai, magari un guaglione Manolas ha avuto problemi, figli a casa, non l'hanno fatto dormire, cioè per dire, no? Ci sono delle dinamiche che noi non sapremo mai. E vi saluto tutti, ragazzi, lasciate i like preventivi che ce n'è bisogno. Luca del Giudice, TD, Stefano Pizzicato, Danilo Vento, Amonra, molta ansia, Andrea, Massimiliano Zuccaro, ma non mi scordo sempre, Max, scusami, Zuccaro, mi ricordo. Massimo, non mi ricordo nemmeno come mi chiamo, e quindi di dimensioni bobottiche. Massimo, quando sei bello come al solito. Ciro Sellitti, Vincenzo Notari Giacomo, dal Brasile, Forza Napoli, Matteo, Stellina. Se non mi viene, infatti, non ci viene manco più cose, siamo immuni a tutto. Stasera che facciamo? Facciamo una pizza, parliamo un po' di musica. Speriamo bene. È appena finito un progetto per il Senato con la scuola, tra l'altro vinto, finisce l'ansia per quello, inizia quello della partita. Mamma mia, Mucedil alla grande, alla grandissima. Come si è fatto male Danilo? E non era informazione. Che nel riscaldamento? Fammi sapere. Fatemi sapere, Madonna mia. Siamo carichi, dai. Da tifoso della Fiorentina urlo Forza Napoli, grande Nicola, iscriviti al canale che sei dei nostri. Alla grande. Voi poi dovete pure affrontarli. Lo so che per voi è un derby, avete vinto all'andata 3-0, perché sono cose statisticamente impossibili, calcisticamente improbabili. Joe non è tifoso, lui ha detto che non è tifoso, sta attraversando quella fase in cui gli piacciono le ragazze, insomma non se ne frega. Allora, ricordarsi di non spoilerare, già, fatemelo mettere subito. Vigilia di Napoli-Juventus era ieri, no spoiler please, è oggi. Juve-Napoli 0-0 real time. Cercherò di far funzionare il timer per voi, così per qualcuno che si vuole mettere in contatto e se la vuole vedere con me, siete completamente pazzi, ma io vi amo. Si è fatto male nel riscaldamento, importantissima questa cosa qua. Ramsey lo sostituisce, il che significa che ovviamente va Quadrado terzino destro e Ramsey passa a centrocampo, solo che dobbiamo capire se poi non è più un 4-4-2 puro quello della Juventus, perché non hanno un'ala destra pura, c'è Chiesa, c'è Rabiot, probabilmente un Rabiot andrà lui uno sulla fascia, sì, probabilmente mi immagino Rabiot sulla fascia e Chiesa a destra, però sono tutte ipotesi, io mica sono Juventini, io non lo so, stanno messi. Lasciate i like, iscrivetevi al canale. No, oggi non, oggi si spacca tutto, oggi se comunque vada il canale deve spaccare tutto, non esiste proprio. Good vibes Antonio, good vibes. Ti saluto Raffaele, assolutamente sì, assolutamente ti saluto. Alla schiato, come diceva Peppino De Filippo, alla schiato, ma correva normalmente, secondo me gioca. E allora non si sa, ancora faccio tutte ipotesi inutili. Sì,
Sì, tendenzialmente sì. Il dubbio era quello. Yusai Mario Rui, non sono dispiaciuto da Yusai perché ha fatto 2 partite ottime con Milan e con la Roma. Rachmani Manolas, speriamo che Rachmani possa bissare l'ottima prestazione fatta con la Juve all'andata. Ciao Saverio, che poi sarei io, che poi non mi ricordo come mi chiamo. Testa bassa e pedalare. Dai. Signora, la tachicardia, Frassede, la rianimazione bocca a bocca, Frassede. Non è compito suo. Inquadrato Petagnone, com'è bello. Bel ragazzo. Dai, Albert. Dai. Dopo fai un video sulle highlights della reaction, vediamo, perché stasera tengo anche le prove in sala e quindi vediamo quanto tempo avrò. Sicuramente lo sai che domani comunque deve arrivare l'approfondimento tattico. Se ce la faccio dipende anche un po' come va. Inquadrato Nikita Contini, di cui si dice un gran bene, Manolas sorride, Mario Rui sorride, bene, c'è il sorriso e devo ringraziare immediatamente Frank Parziale, che non vuole sapere niente e parte con una benaugurante donazione di supporto. Forza Napoli, grazie Frank, grazie mille Frank. Frank, ma io credo che tu ti devi iscrivere al canale Telegram, perché io ti devo inserire nel gruppo Telegram. Quindi se ti iscrivi al canale Telegram come Frank Parziale, io poi ti contatto. È importante questa cosa qua, non ti dimenticare. Vorrei un Rabiot poco Rabiot. Tore, ma ho letto che tu ci perdi il primo tempo. Mamma mia, che ansia incredibile. E Caputo Francesco ci dice una cosa, io la metto in sovraimpressione perché lo merita con la donazione, eccetera, eccetera. Forza Napoli fino alla fine. Molto bene queste sportività. Grande Caputo, alla grande. Bellissimo spunto. Insignuccio. Grandi operazioni di green screen della Serie A. Presente anche Luca Elka. Ragazzi, scusatemi per ieri se non sono riuscito a leggere tutti i commenti, ma era una live più intervista, quindi vado in difficoltà. Oggi a fine primo tempo ne parliamo e poi dopo la partita ne parliamo e poi vediamo se avrò un ospite probabilmente, ma non farò mancare di prendere la vostra voce. Attenzione Alessandro Tattoli o Tattoli o Tattoli. Demme mi fa sempre stare un po' più tranquillo. Un abbraccio a te Alessandro, grazie mille per il tuo supporto e per la donazione. Sono d'accordo, lo sai. L'unica cosa che non mi fa stare tranquillo è se lo streaming non va alla grande, ma queste sono le cose che uno può fare e non fa niente. Non si può fare nulla, no, amico mio. Appena comincia la partita, l'ansia scende di livello, perché vediamo il pallone tra i piedi così, e poi continua, risale finché non finisce. È così. Gli amici Bellini hanno vinto la scommessa. 100 like prima del fischio iniziale. Applausi agli amici Bellini. Assolutamente. Straordinari come sempre. No, Danilo lo vedo. Danilo è confermato, lo vedo. Presente anche Levitan. Allenamenti di pallavolo. Un minuto di silenzio per Rax. Grande Ciccio Caputo, buonasera Falco. E infatti sì, questo è strano sto fatto, Paolo. Dobbiamo vedere se avrà avuto ragione lui oppure no. Questo potrebbe essere una cosa importante, vedi? Un bacio ad Agostino, la maglia orribile. Abbraccio Gattuso Pirlo, alla grande. Stanno dicendo, ma a te lo dicono Gattuso out, a me dicono Pirlo out, ma a te allora il cane non si può fare da sta vita. Formazione quella preventivata, il 4-4-2 della Juve, bello coperto, senza neanche Arthur. Aurora, ma io ti devo fare gli auguri o sbaglio? È il tuo compleanno o sbaglio? No, forse sto sbagliando. Comunque grazie per esserci.
e per essere anche tu abbonata. Pino Stracandido, un abbraccio. Forza Napoli, ragazzi. 800 like ce la possiamo fare, ma 800 sono pure parenti a 1000, ma ce la possiamo fare tranquillamente. E ma Manolas parte dalla panchina, quindi non ti spaventare, Luciano, non ti spaventare. Vediamo di non spaventarci per le cose che almeno stanno in panchina, poi dopo vediamo. Kevin, un applauso per la tua sportività, il buona fortuna lo trasformo in un in bocca al lupo, perché non si sa mai, e vedo i miei, Lozano, Insigne, Zielinski, Mertens, Demme, Fabian Ruiz, Di Lorenzo, Koulibaly, Rachmani, Yusai, Meret, li ho detti un po' sparsi in una sorta di ordine di preferenza. Passiamo al togliere questo com'è. Buonasera a tutti amici bellini, tutti out immediatamente, pure i guardalini e hanno ansia. Stacchiamo qua e vediamo di far partire il timer in maniera giusta, vediamo se ci riusciamo. Se non ci riusciamo voi mi perdonerete e mi lascerete un like. Guarda Mertens, sei sciatata mo Mertens, dai sveglia ragazzo, sveglia. Attenzione, vedo il fischietto in bocca. Ci dovremmo essere, vai. Quadrato non la controlla, bravo Gattuso. Quadrato non la controlla, Pirlo out. Attenzione a Morata, bravo Fabian. Vedi, l'ansia se ne scende, tutto a posto. E adesso risale. Immediatamente. Chiesa controllato da Di Lorenzo, non fare fallo, ha fatto fallo. Però va anche bene, sono falli che ti puoi spendere. Tranquillamente. 51, 52, più o meno sì, ci siamo. Non so se durerà a lungo, ma insomma. Chiellini, Alexandro. Ritorna da Chiellini. Ho detto una stupidaggine, l'ansia è risalita immediatamente a livelli altissimi, non è proprio vero. Napoli abbastanza alto nel primo pressing. E la Juve è costretta a lanciare il pallone, lo perdono. Rachmani, Koulibaly, Demme, circondato da 4 avversari, serve Rachmani che serve Di Lorenzo. Di Lorenzo va verso Zielinski, anticipato da Chiellini. Ora è Chiesa che giostra con Morata. Yusai contro Quadrado. C'è la sovrapposizione di Danilo, il cross, attenzione, se l'è mangiato Ronaldo! Mamma mia, si è mangiato un gol da non credere. Non ci posso credere. Occasione incredibile per Ronaldo. Si è mangiato un gol che nemmeno Milik... Ma no, non ci credo. Graziati. Mamma mia, che è successo. Però questa paura ci deve far venire la strizza e ci dobbiamo concentrare. No, vabbè, no. Non è mai successo tutto questo. Non è vero. Non è vero. Ma Ronaldo, sai come si incazza ancora di più? Bravo Demme. Yusai. Fabian, bravo. Ancora Yusai. Serve Insigne. Buono il movimento di Insigne. Se ne va. Si ferma. Quadrado. Ancora palla di Insigne. Bravissimo. Bravo il capitano. Fabian. Mamma mia, che è successo al secondo minuto? Il cross di Danilo era perfetto, Ronaldo praticamente solo non è riuscito a ribadire in rete a 2 passi. Attenzione Lozano, il passaggio per Zielinski troppo alto, mannaccia, anche questa è un'occasione clamorosa. Zielinski risponde a Ronaldo con un tiro alle stelle. No, vabbè. Ronaldo non ci può credere, dà un calcio al palo. No.
No, proprio impossibile. Come state? Tutto a posto? Avete mangiato? Alexandro per Ronaldo si gira, serve Chiesa che si butta a terra, Chiesa resta in piedi, questi tuffettini, fallo laterale per il Napoli, Fabian Di Lorenzo, intervento di Rabiot, palla per Lozano, riparte la Juve, Morata per Quadrato a centrocampo mi fa una paura incredibile, lancio lungo di Quadrato per Ronaldo che insegue il pallone, inseguito da Koulibaly, grande, ritorna in passaggio, attenzione, il retropassaggio schifezza di qualcuno, buon intervento di Rachmani su Morata, c'è stato un retropassaggio schifezza e c'è calcio d'angolo per la Juve, c'è stato un retropassaggio schifezza, non ho visto di chi. Ragazzi, se sono più forti di noi va bene, ma il regalo no. Il regalo non ci sta. Dare regali alla Juve non si può fare. Lo puoi fare col Crotone, poi recuperi, alla Juve no. Bravo Lozano che soffia palla a Quadrato. Mertens prende un pestone. Smorfia di dolore di Mertens. Rachmani per Meret, serve Yusai, attaccato da Quadrato, Yusai cerca di servire Fabian, accorcia Zielinski, fallo su Zielinski, si continua per la regola del vantaggio, Fabian serve Insigne che ha davanti a sé Danilo, Insigne rientra con il destro verso Lozano, anticipato da Alexandro, pallone messo a terra da Demme per Di Lorenzo, ancora Napoli in possesso di palla, Lozano torna indietro da Demme, ora è Rachmani, non mi hanno fatto vedere quel retropassaggio di no. Demme per Di Lorenzo anticipato da Alexandro e Chiesa, Chiesa prova ad andarsene, se ne va, Chiesa serve Morata, cerca di allungarsi la Juventus, ancora Chiesa, torna a dare una mano anche Mertens, Morata, anticipo ottimo di Yusai su Quadrato, Yusai chiama alla carica il contropiede, serve Lozano, pallone ben controllato dal messicano, ora Insigne porta avanti il pallone, il Napoli però era tutto in difesa, quindi deve ricompattarsi, riorganizzare la manovra, Fabian per Di Lorenzo, sta tornando in avanti Mertens piano piano, e viene ora anticipato perché non era il passaggio giusto, Fabian, non era il passaggio giusto per Mertens. Non era il passaggio giusto. Buon fallo speso da Demme su Bentancur, non era il passaggio giusto perché era marcato. Dai, non scherziamo. Iscrivetevi al canale. Ja, der Freitag, Guten Biden. Trump and Biden. La Volkswagen. Mercedes la Volkswagen. Meret in possesso di palla. C'è una sorta di probabile fazzolettino che si sta impostando, gliela deve dare a Demme che è marcato, si libera bene la palla della palla Demme, Koulibaly, ora per Insigne. Cambio di gioco molto arioso per Di Lorenzo, si muove bene il Napoli, ora è Lozano, Fabian, il controllo attaccato da Rabiot, Fabian resta in possesso di palla, adesso te ne devi liberare per Koulibaly, che lancia alto per Mertens, non alzare questo pallone, c'è Mertens in avanti, Koulibaly, dai, concentrati, fate le cose giuste.
altrimenti Gattuso out. Dai. Pallone per Ronaldo, quasi al limite dell'area, doppio passo, il pallone va ad Alexandro, il cross ribattuto da Koulibaly, il tiro, c'è una deviazione da parte di Rachmani, il tiro di Chiesa. Su questo cross di Alexandro c'è stata una leggera deviazione di Di Lorenzo, poi la ribattuta di Koulibaly proprio su Chiesa, che prova in caduta a tirare. Chiesa, ce la segniamo. Il cross, attenzione, il colpo di testa di... Inquadrano Rabiot. Sì, colpo di testa di Rabiot al lato. Controllato da Meret in sicurezza. Ora è Demme per Lozano, attaccato molto alto da Alexandro, la Juve riconquista la palla, ora è Ronaldo, scambia con Morata, Morata va al tiro, buona la chiusura di Koulibaly. Juve che resta molto alta. Partita finora equilibrata, ma la Juve mi sembra ben messa, convinta. Buono lo stacco di Di Lorenzo su Quadrato che si trovava dall'altra parte, quindi si sono invertiti Quadrato e Chiesa per il momento, forse dopo il calcio d'angolo si devono risistemare. È qua che devi approfittare quando sono ancora messi male in campo, dai. Bravo Di Lorenzo, Zielinski per Mertens, attenzione Mertens, recupero di Chiesa su Driss, ora è Buffon che serve Danilo per vie centrali. La Juve esce bene, ma è buono l'intercetto di Fabian. Fabian serve Insigne con un mancino preciso. Insigne, il cross, anticipo di Alexandro su Zielinski. Buona questa azione. Insigne cross, molto pericoloso. Il cross basso, ora è Demme in possesso di palla. Koulibaly. Youssai, un rimpallo, Youssai ancora in possesso di palla, ora è Zielinski, il pallone viene spazzato da Chiellini, la controlla Di Lorenzo, la mette a terra e cerca di servire Lozano, buono l'1-2, c'è un macello e la palla finisce in fallo laterale per il Napoli. Lozano anticipato per un attimo proprio da Alexandro in scivolata. Koulibaly per Youssai, pallone sbagliato di Youssai intercettato da Betancourt, la Juve prova a ripartire in contropiede. Sono confermati Quadrato a sinistra e Chiesa a destra in questo momento, ancora Ronaldo in possesso di palla, controllato da Di Lorenzo, Quadrato sulla fascia sinistra, serve Betancourt e la Juve riparte da capo, si sono alternati. E io devo bere. Mi sembra inevitabile. Chiesa, doppio dribbling su Insigne e Youssai, il cross al centro, Ronaldo solissimo, ottimo dribbling di Chiesa e Ronaldo sul cross basso devo aggiornare purtroppo il banner. Il primo se l'è mangiato, il secondo non se lo può mangiare da solo. Perché stai da solo? Fammi vedere. Chiesa ha fatto una magia in mezzo a due, se n'è andato, se l'è bevuto Youssai, il cross è preciso, Ronaldo si stacca dalla marcatura di Di Lorenzo e si trova in mezzo tra Di Lorenzo e Rachmani, che non lo vede proprio, e Ronaldo di prima intenzione la colpisce bene. Nessuno scampo per Meret. (1-0) per la Juve, l'ansia era confermata, gliene puoi regalare uno, a due no, è evidente, ma non scherziamo proprio.
Il Napoli è chiamato alla reazione, ma non ci dobbiamo disunire, non dobbiamo andare nel panico perché siamo in grado. Abbiamo tutte le possibilità per far loro male. I giocatori si devono ricordare che la Juve ha preso 2 gol dal Torino, che non è questo fulmine di guerra di squadra, ha preso un gol dal Benevento, che non è questo fulmine di guerra di squadra, e quindi il Napoli è perfettamente in grado di poter fare male. Rachmani non sa chi dare il pallone, c'è poco movimento senza palla, abbiamo accusato il colpo. Siamo fragili mentalmente in questo momento. Di Lorenzo cincischia un po', rischia di perdere il pallone. Fabian elude il pressing di Betancourt, va avanti, poi viene contrato da Rabiot. Dai ragazzo. Diego Demme. Avanza palla al piede, la Juve è tutta chiusa dietro la linea della palla. Ora è Yusai che lascia il pallone a Insigne. Fabian, Demme cerca la verticalizzazione per Yusai, ma il pallone è corto, prova a ripartire ora la Juve in contropiede. La Juve guardinga, giustamente sono andati in vantaggio e adesso possono gestire e controllare. Il lancio lungo di Buffon a cercare Ronaldo che stacca bene, pallone a quadrato, taglia tutto il campo e ora serve Chiesa dall'altra parte. Si sono reinvertiti i due esterni. Juve in possesso di palla, intercetta Lozano, ora è Zielinski che viene spinto da dietro da Chiellini, si continua per la regola del vantaggio. Insigne, si distende ora il Napoli, Insigne va fino in fondo, non riesce a intervenire De Ligt, ora Yusai in area di rigore, Yusai serve la corrente, Zielinski che fa una finta, Fabian, alto, abbassa quel corpo, Fabian alle stelle, questa era una grande occasione, la finta di Zielinski spettacolare, Fabian abbassa quel corpo, cerca di piazzarla, queste occasioni le deve sfruttare bene, siamo arrivati molto bene al tiro, abbiamo liberato Fabian al tiro molto bene, intelligentemente, però la tira altissima e fa il paio con l'occasione di Zielinski. Fabian intercetta il pallone, recuperiamo alto, ora è Yusai che serve Demme, riesce a toccarla per Fabian, ancora Fabian, cambia tutto, cercare la corrente di Lorenzo, la mette a terra di Lorenzo, prepara il cross, eccolo, è alto e lungo e preda di Buffon perché non c'è nessuno, e che questo cross alto a chi lo vuoi dare? Testa ragazzi, ragionare. Ragioniamo. Ragazzi, io lo so, io non vi vedo in chat perché ovviamente non vi posso vedere, ma sono sicuro che ci sono dei dislike preventivi, ci sono quelli che gufano, che vengono a vedere io come vado in freva, eccetera, eccetera. Non posso dare soddisfazione, ma voi combattete con TVB e like. Sapete come fare, non fatevi prendere dall'ansia, non fatevi provocare. Attenzione, la Juve è ora in possesso di palla con Rabiot. Si torna da Chiellini, controllo di Chiellini, se la porta sul sinistro, ancora Rabiot controllato da Lozano. Il Napoli chiude bene la Juve, ma la Juve riesce con un paio di passaggi a uscire. Koulibaly, perché stai marcando tu a De Ligt? Io queste cose non le capisco. Torna.
Rachmani ferma Ronaldo, Lozano, Di Lorenzo, Demme, Di Lorenzo, Lozano. Scambi veloci, bene così, dai. Ancora un passaggio un po' rischioso verso Rachmani con Ronaldo in agguato. Meret, serve Koulibaly. Fabian di prima, serve Insigne, un pallone complicato che di prima il capitano perde. E riconsigliamo la palla alla Juve. In questo momento non mi stanno piacendo. Abbiamo accusato il colpo del gol. Troppo presto l'abbiamo preso. Pallone a Buffon, il Napoli accenna ad un pressing, Buffon serve Bentancur, inseguito da Demme, ora Insigne in pressing su Danilo, alzano il pallone e servono sulla profondità Morata, ma il pallone è impreciso, controlla Koulibaly. Se facciamo questo pressing, loro sono costretti ad alzare il pallone, perché non hanno un buon palleggio fluido sempre. Non ce l'hanno. Yusai. Ora è Demme in controllo di palla, attaccato da Chiesa fallosamente. Doppio calcetto di Chiesa su Demme. Ora Fabian serve Yusai. Attaccato da Quadrato, Yusai torna da Fabian. Ancora un pallone sbagliato da Fabian. Rientra in possesso di palla la Juve. Alexandro sulla sinistra prova a preparare il cross, lo effettua, c'è una deviazione, ora è Chiesa in possesso di palla, esce dall'area e serve Rabiot. Dai Fabian che non sta piacendo. Ti abbiamo fatto un sacco di complimenti nelle ultime partite, te ne sei andato di testa. Koulibaly, pallone per Mertens, controlla il belga, serve Demme. Prova a distendersi il Napoli, porta palla Demme, serve Insigne. A fianco a lui c'è Zielinski, Insigne rientra, serve ancora Demme. Pallone che torna a Insigne, il passaggio verso Mertens, c'è un intervento di Chiellini, ancora Zielinski. Ora è Danilo che controlla, avanza palla al piede e lancia al centro, ma c'è un buon intervento di Koulibaly che però è... No, solo palla, ma quando mai questo cartellino giallo? Prende solo la palla, come fai ad ammonire? Come fai ad ammonire se prende solo la palla? Dai! Cartellino giallo immediato. Vabbè, no, non fatemi parlare. Non fatemi parlare. Viene da un errore di Koulibaly perché l'ha controllata di petto e poi la stava perdendo, ma poi è riuscito ad anticipare solo prendendo la palla. Bentancur poi prende anche il piede, ma sono quegli interventi dove tu hai preso il pallone, quindi è legittimo. Non era una cosa pericolosa, le gambe erano tutte piegate. Cartellino giallo per il centrale. Vabbè. De Ligt in possesso di palla, scambia con Chiellini. Alexandro attaccato da Lozano. Alexandro trova Bentancur. Torna indietro la Juve, ora è De Ligt. Pallone profondo ora per Quadrato, c'è Koulibaly davanti a lui, controlla bene, Koulibaly stavolta è pulito, interviene sul pallone, Insigne, Demme, Quadrato si era buttato e aveva cominciato a rotolare, lasciamo perdere perché adesso questo sarà il gioco su Koulibaly, lasciamo perdere proprio, lo dico prima, Gattuso lo deve sostituire, lo dico prima, ma non perché già so le dinamiche. Serve intelligenza. Poi lo sostituisce, ma non la fa una struzzata e diciamo Gattuso out. Ma le dinamiche, capite le scelte che un allenatore deve fare?
con Koulibaly ammonito al 20° e con questi che a ogni minimo contatto fanno un volo a terra e che piangono e gridano. Di Lorenzo in possesso di palla, attaccato da Chiesa. Di Lorenzo serve Demme, Demme verticalizza per Fabian, pallone ora a Mertens molto defilato sulla destra. Il Napoli ricomincia da Demme, ancora ora Koulibaly. Guarda Ronaldo come fa la fase difensiva, guarda, non l'ha mai fatta. Koulibaly chiede scusa per un passaggio schifosissimo che ha fatto per Demme. Ora palla a Di Lorenzo, serve, cerca di servire Lozano, pallone in fallo laterale. Dai ragazzi. Demme, Fabian avanza in zona tiro, Fabian serve Mertens, il pallone un po' moscio, Demme è bravo ad alimentare l'azione, serve Yusai, Mertens si viene a prendere il pallone, movimento di Insigne, ora Yusai, si torna da Koulibaly per Yusai è davanti a sé Fabian, adesso serve Mertens che si trova tutto spostato sulla sinistra, il cross, Lozano non ci arriva per un soffio, cross troppo sul portiere da parte di Mertens, anticipa Buffon. Danilo in possesso di palla, serve Betancourt. Chiellini, ora Alexandro attaccato da Lozano, trova un filtrante Alexandro per Rabiot che prova a servire Morata, arriva Koulibaly che chiude bene. Koulibaly chiude 2 volte e evita il calcio d'angolo e Ronaldo sta chiedendo un rigore, sta sorridendo, si è buttato a terra, non ho visto. Vedi come chi chiede il rigore al guardalinee, vediamo un pochino. No, ci fanno rivedere l'intervento pulito di Koulibaly. Si continua. Lancio lungo di Chiellini che arriva Ronaldo, Meret controlla di petto. C'era il fuorigioco di Ronaldo. Meret ha controllato di petto fuori dalla sua area per anticipare Ronaldo. Ma era fuorigioco di un anno. Cioè non dovresti nemmeno andarci, capito? I rumori? Rachmani in possesso di palla, c'è una sorta di marcatura uomo su Demme da parte di Morata. Fabian cambia tutto e serve Yusai, attaccato da Quadrado. Yusai è bravo a mantenere il possesso di palla, avanza Yusai, adesso viene raddoppiato da Betancourt, non male, un po' rischioso però non male l'inizio di partita di Yusai, a parte quella cosa di Chiesa che lì il dribbling se li è fatti a tutti e due, sia Yusai che a Insigne. Lì si può dire anche un po' di bravura dell'avversario più che un errore da parte tua. Attenzione, non riesce a intervenire Fabian, anticipato da Rabiot, voleva un fallo Fabian, si distende ora a Chiesa, cambia tutto verso Quadrado, ancora si rinnova il duello con Yusai. Quadrado torna da Danilo, Rabiot ancora Quadrado, Danilo attacca a pieno organico la Juve, il cross, una leggera indecisione da parte di Meret. E perché la lasci andare? Forse qualcuno l'aveva toccata. Di Lorenzo non ha, forse per evitare il calcio d'angolo l'ha controllata, adesso è fallo laterale per la Juve. Meret, secondo me che la palla potevo pigliare. Ma andiamo avanti quando siamo al 27esimo e 30 secondi. Che partita complicata, mamma mia che partita complicata. Chiamato un fallo a Di Lorenzo su Rabiot, ci sta, c'è il pestone. Avete lasciato i like perché vedo che il numero aumenta delle persone, ma non so se sta aumentando il numero dei like.
Non spoilerate che c'è qualcuno che la sta seguendo insieme a noi. Attenzione, Rachmani. C'è fallo di Quadrado su Rachmani. Oh! Tentativo di Quadrado. Attenzione, il tocco di Zielinski per Mertens. Cerca la profondità per Lozano. Era una buona occasione, ma la palla è leggermente corta. Anticipato Lozano da Alexandro, che sta facendo ottima guardia sul messicano. La Juve riparte da Chiellini. Dai ragazzi, che se troviamo un po' di spazio per Lozano li possiamo fare male, ma Alexandro sta attentissimo oggi. Non faceva una partita così Alexandro da 5 anni. Devo fumare. Bambini, non guardate, non imitate. Non imitatemi. Maledizione, maledizione. Rachmani stacca su Ronaldo. La palla in fallo laterale per la Juve. Ancora pallone per Quadrado, controllato bene da Yusai. Yusai non ha un compito facile, la sta svolgendo bene, devo dire la verità. Questa è una di quelle partite che se avevi culam, mamma mia. Buffon al limite della sua area, serve Rabiot. Pallone per Chiellini. Lancio lungo controllato da Meret. Koulibaly serve Insigne. Si gira 2 volte, palla a Demme. C'è un po' di spazio per Di Lorenzo che riceve palla. Movimento di Fabian, palla che torna a Demme. Serve Zielinski, è buono il passaggio per Lozano, non c'è il fuorigioco che aveva chiamato Chiellini. Lozano contro Alexandro, movimento di gambe, Lozano torna da Fabian. Ora è Demme. Napoli che cerca di sfondare sulla destra con Lozano. Ha 2 avversari davanti a sé, viene fermato da Chiesa. Rachmani anticipa Ronaldo. Fabian. Ora è Zielinski di prima per Lozano che viene attaccato da dietro. Non c'è fallo secondo l'arbitro. La Juve ritorna in possesso di palla. Ora è Danilo. Quadrado. Ronaldo. Danilo cerca il filtrante per Morata, anticipato molto bene da Yusai che subisce anche il fallo dello spagnolo. Demme per Fabian, avanza lo spagnolo, supera un paio di avversari, serve Insigne sulla sinistra. Insigne cambia tutto e cerca di servire Rachmani che avanza palla al piede, supera il centrocampo, si fa vedere di nuovo Fabian. Il lancio per Di Lorenzo è buono, Di Lorenzo la mette a terra, c'è il movimento di Lozano, Di Lorenzo non può crossare perché siamo tutti piccolini, quindi dobbiamo entrare dentro, ragazzi. Servono i movimenti senza palla di Mertens per gli inserimenti di Zielinski, altrimenti non riusciamo ad essere pericolosi. Meret per Yusai. Il controllo dell'albanese davanti a sé, Quadrado, serve Insigne, prova ad avanzare il capitano. Lancio sbagliato a metà tra Di Lorenzo e Lozano, interviene Alexandro ed ora c'è il contropiede della Juve. Morata sfida Rachmani,
C'è il raddoppio di Di Lorenzo, Morata è costretto a tornare da Chiesa, Juve in possesso di palla con Alexandro, cambia tutto dall'altra parte con Quadrato. Questi cambi di gioco ci stanno facendo stancare, ci stanno facendo correre a vuoto. Danilo ora supera Koulibaly, c'è un intervento di Demme che non riesce a prendere il pallone, Danilo cerca e trova Morata che lascia il pallone a Chiesa, il cross arretrato viene intercettato da Demme, Chiesa si lamenta, si tiene il ginocchio, non lo so, non ho visto, rivediamo perché non mi fido. Brioscina di Zielinski su Rabiot, cambio di gioco, ora c'è Lozano ancora per Zielinski, carica il sinistro, cambia, va sul destro, il tiro ribattuto da Chiellini, pallone di testa di Lorenz, ma calmati. Ancora un intercetto di Demme che però viene anticipato ora da Morata, Demme sul pallone, fallo laterale. Chiesa sta ancora piangendo perché ovviamente vuole andare a vedere il VAR. Andiamo a vedere di cosa si sta lamentando prima di gridare allo scandalo. Rivediamo Chiesa, il passaggio, e c'è la scivolata di Lozano quando Chiesa già aveva crossato. Beh, sai che se questo lo danno non mi posso neanche lamentare, perché il fatto che lui abbia già crossato non significa niente, devi solo vedere se Lozano il pallone lo ha toccato e l'ha sfiorato oppure no. C'è Nedved che si è fatto venire una mossa. Dice che hanno controllato, cioè, per me questo ci può stare, ci può stare, a meno che Lozano non abbia sfiorato il pallone. Il fatto che sia fuori dal campo, che lui abbia già crossato, da regola non cambia niente. Se fai fallo, fai fallo. Intervento di Rachmani su Morata. Ci fanno rivedere l'intervento con Chiesa che... Sì. Dovete ammettere la sportività, perché io parlo degli arbitri per tutte le squadre, e se vi dico che questo ci poteva stare e non si poteva dire niente, Alexandro anticipa Lozano, si distende, serve Morata, troppo solo, ancora il duello tra Quadrato e Yusai. Quadrato va verso il centro, contratto da Fabian, ora pallone a Bentancur che serve ancora Alexandro che era rimasto in posizione centrale, ora è Chiellini. Chiesa torna da Rabiot, Chiellini per De Ligt, torna dall'altra parte sulla destra la Juve, ora è Danilo servito da Quadrato molto bene, torna su Quadrato, attenzione Quadrato, un dribbling di troppo e la palla viene parata, il tiro è stato fesso ma il dribbling di Quadrato è stato ubriacante. Quadrato, questa ce la segniamo perché è stata molto molto pericolosa, tranne il tiro parato bene da Meret. Quadrato se l'è mangiato, si può dire meglio la Juve in questo momento, ragazzi, bisogna essere onesti. Fallo di Danilo da dietro su Insigne. Quando siamo al 37esimo e 55 secondi. Fabian serve Yusai. Insigne. Demme cambia tutto a cercare Di Lorenzo, la palla è lunga però è a metà,
tra Di Lorenzo e Lozano. Dai ragazzi, un po' più precisi. Un po' più precisi. I cambi ci devono dare un po' di più di imprevedibilità, eh? Osimhen, Mertens magari dietro di lui, perché Mertens è troppo isolato là davanti in mezzo a Chiellini e De Ligt. Non sta... Ora scatta Mertens, Insigne non lo serve, pallone per Di Lorenzo, avanza il Napoli, dai ragazzi, Di Lorenzo il cross, ha cercato Zielinski ma viene anticipato. Ora è Chiesa che se ne va, si allunga a Chiesa, cerca di coprire ora Ramani, ma c'è un 2 contro 3, rimedia Demme, è bravo Demme a far perdere tempo a Chiesa, recupera ora Insigne, contropiede ragazzi, dai, adesso le squadre si sono un po' allungate, pallone a Zielinski, controlla il pallone, serve Lozano, dai ragazzi, qualcuno che si prende la responsabilità e salta all'uomo, altrimenti siamo prevedibili. Zielinski, serve Insigne, il pallone dietro a Demme, ancora Di Lorenzo, ancora Insigne, prova il tiro, parata di Buffon, grande tiro di Insigne, stavolta si era allungato dalla destra, questa è buona, quindi ancora una volta un tiro, non l'ha presa Buffon, un po' alto, quindi ancora una volta un'occasione dalla distanza, perché non riusciamo ad entrare in aria, serve Osimhen. Ancora un'occasione, perché Morata sta solo? Il cross al centro, non ci arriva Ronaldo, Chiesa se la butta fuori. Chiesa alto. Adesso le squadre sono molto più lunghe. Non ho capito come ha fatto Quadrado a tagliare tutta l'area e noi stavamo tutti messi male. Il tiro di Chiesa altissimo, per fortuna. Pallone a Buffon che serve Rabiot, seguito da Fabian. Ora è Chiellini. Il lancio lungo a tagliare, stavolta è impreciso. Koulibaly può controllare di petto bene, la mette a terra. Insigne molto basso, si fa vedere. Zielinski, il controllo orientato, fa fuori Bentancur, il lancio di Zielinski per Lozano, il controllo per un attimo, il controllo era difficilissimo, ma l'idea di Zielinski era ottima, per il taglio di Lozano che non è riuscito a controllare al volo. Ora il pressing di Lozano su Buffon che è costretto a rilanciare l'alto e lungo, il colpo di testa di Koulibaly, Danilo, Bentancur, De Ligt che rilancia lungo, Yusai e Rachmani la butta in fallo laterale. Ancora un lamento di Quadrado per una trattenuta, rivediamo. Veramente poca roba. Per quanto non c'è arrivata Lozano, era complicatissimo. Fallo laterale per la Juve, si torna indietro da De Ligt. Buffon. Chiellini. Cerca Chiesa, anticipato bene da Di Lorenzo, pallone recuperato, Mertens, ora è Lozano, si ferma Lozano, frena la sua corsa e serve Demme. Demme alza la testa, trova Insigne, ancora lo scambio con Demme. Cerca e trova Lozano sulla fascia destra, Lozano ha davanti a sé Chiesa, è costretto a tornare indietro ancora da Demme. Fabian il controllo, se la mette sul sinistro, cerca un'idea, trova Di Lorenzo, no, trova Demme di nuovo, ancora Demme, serve un'idea ragazzi, loro sono tutti chiusi, Fabian, serve Insigne che sta dando una mano anche sulla destra, Rachmani. Ancora pallone ad Insigne che di esterno la allarga verso Yusai. Si allarga Yusai, controllato da Cristiano Ronaldo che sta dando una grande mano. Vedete come cambiano le cose?
e il passaggio di Koulibaly è corto per Yusai, la Juve riprende palla, Koulibaly. Il fallo di Demme, che però dice ho preso il pallone. Ariani molto, molto piccato nei confronti di Mertens. Scivolata di Demme sul pallone. Ecco, questo io lo posso pure concepire il fallo, perché tu dici sta in scivolata, comunque può essere eccessiva vigoria e tutte queste cose qua. Quello di Koulibaly prima che tu ammonisci subito non lo concepisco. Non lo concepisco perché hai preso il pallone pieno, pulito. Danilo in possesso palla, inseguito da Demme. De Ligt per Buffon, ancora De Ligt per Danilo, il passaggio al centro a servire Morata che si sta muovendo molto, ancora Cristiano Ronaldo per Quadrato, è buono l'intervento di Fabian su Quadrato, recupero del pallone alto da parte del Napoli, ora è Fabian in possesso di palla, deve scaricarla, la trova Demme cambia e trova Rachmani nel centro di cerchio campo. Pallone per il passaggio per Lozano che controlla bene, ora è Zielinski entra in area, pallone per Lozano, non c'è fallo dice l'arbitro, Lozano il cross e c'è il calcio d'angolo, Mariani ha visto e ha detto non c'è fallo e Zielinski chiede vallo a rivedere, rivediamo, c'è il tocco di Danilo. C'è il tocco di Danilo sullo stinco, Buffon chiede l'ammonizione ovviamente, c'è il tocco di Danilo sullo stinco e questo può fare il paio tranquillamente, perché Zielinski lo sapete non chiede mai, se non si sente un tocco di Zielinski non cade mai, quindi chiede a gran voce il controllo del VAR, rivediamo, dribbling Ubiacanti, il tocco sulla caviglia da parte Bobotta Cianfotta, il tocco c'è, quindi anche questo fa il paio con il rigore, ce lo scriviamo, il cross di Insigne, attenzione, anticipa Chiesa Fabian ed è Yusai che rimanda in avanti verso Rachmani che controlla di petto, Rachmani si trova la palla sul sinistro, è costretto a tornare indietro, attenzione Yusai, e quindi mi sa che Mariani ha fatto una bella compensazione, perché quel fallo di prima su Chiesa ci poteva stare e questo qua ci può stare. Si distende Rabiot, il cross alto, lungo, impreciso da parte di qualcuno e finisce il primo tempo. Zielinski, rigore anche lui, ma senza dubbio proprio. E vediamo un pochino i vostri commenti, ragazzi. Allora, vediamo un po' di cosa state parlando. Annanzi a Red, esatto, se parliamo del rigore, ci sta dopo non aver dato quello della Juve, inutile prendersela con l'arbitro, ci sta, è quello che ho detto. Ovviamente, che brutta cosa la compensazione è disonestà, io sono d'accordo perché dovevi dare quello, se tu non l'hai chiamato, se non l'hai visto, però qua vedi, l'arbitro dice no, non ci sta niente, ho visto tutto, non hai visto bene, come non hanno visto bene prima, proprio senza dubbio, quindi il rigore di Chiesa che nessuno piangesse perché il rigore su Zielinski c'è tale e quale, quindi non c'è problema. Stessa partita della Supercoppa risolta da una giocata, così mi sembra, abbastanza equilibrata, però loro secondo me stanno tenendo meglio il campo. Quello della Juve era fuori dal campo, però credo che a termini di regolamento non ha importanza, Vince. Non ha importanza, perché stai comunque nella... Non lo so, io so che anche a palla lontana, anche se è già tirato... ci può stare il rigore, però non lo so se fuori dall'area è ancora area di rigore o meno, questo devo vedere un pochino. Se Chiesa è fuori dal campo che rigore, e questo non lo so, se tu comunque stai all'interno dell'area, cioè come larghezza, questo non lo so, lo chiedo all'arbitro. Meno male che abbiamo concluso sotto solo di 1-0, Zielo e Lozano da sostituire, Zielo più di Lozano. Bepi si era scrutato like, capita amico mio, capita. A centrocampo loro sono più reattivi, è vero,
è vero. Deve togliere uno tra Fabian e Mertens e mettere Osimhen, dobbiamo giocare in verticale, sì, Osimhen deve assolutamente entrare anche subito. Per me il rigore su Gero non c'è, però al Milan li hanno dati, per me il fallo di Alexandro forse c'è, forse anche quello di Chiesa, fuori dal campo non è rigore, e allora c'è il rigore per noi, ragazzi. Io ripeto, ho valutato l'intervento, non lo so come funziona a termine di regolamento, lo so Sarracino, lo so, ne abbiamo parlato per tutta la settimana. Mettere Osimhen, Mertens non può fare nulla contro due torri. Se tra noi scegliamo 11 tifosi giocano meglio di queste merdellote, calma Felice, lo so ragazzi, quando poi si perde con la Juve diventiamo tutti incazzati, ma calmiamoci. Buffon che chiede la simulazione di Zielinski, esatto, non ci sta, non può essere. Gattuso out subito tra primo e secondo tempo, squadra Chiariello Ranicelli che vince allenatore. Lino Bailo ci dice si sono abbuffati di Pastiera e Casatiello. In effetti non li vedo belli reattivi, ragazzi. Noi forse ci eravamo anche abituati, faccio delle riflessioni così dal vivo, al Napoli che con la settimana tipo si recupera bene, quindi bene col Milan, bene con la Roma. Adesso c'è la partita subito dopo il Crotone e quindi la partita in mezzo, con meno tempo da recuperare, il Napoli soffre. Stiamo soffrendo. Allora, vediamo un pochino. Almeno poteva andare a rivedere, sì, questo sì, mi viene solo da bestemmiare perché è indegno così Gattuso out subito, facciamo fatica negli ultimi metri, cosa che loro non fanno poiché siamo sempre scoperti dietro, a parte il rigore il risultato ora è giusto e nemmeno uno scandalo, io sto già pensando alla Samp, farei entrare Osimhen al posto di Zielu e Mertens dietro, credo anche io, ma addirittura ragazzi io direi addirittura Osimhen al posto di Fabian e te la giochi veramente con Zielinski dietro, perché comunque Zielinski lo vedete, no? Un controllo di palla e si era preso il rigore, comunque Zielinski meglio di Fabian e quindi metterei Zielinski dietro vicino a Demme, Osimhen e Mertens davanti e via, e te la giochi più offensivo. Caputo Francesco, rigore per voi, anche io voglio Osimhen in campo, ma allora tu sei più napolitane in lui praticamente, è incredibile, grazie sempre per il tuo supporto, dai che un punto va bene, dice Sarracino, lenti oggi è vero? No, su Yusai non sono d'accordo, si è perso Chiesa nell'occasione del gol, però secondo me sta tenendo botta su Quadrato. Secondo me sta tenendo botta, poi è ovvio in attacco, poi no, è il solito, come si dice, il solito limite, no? Di non avere il sinistro. Io ho visto la paura negli occhi, sì Mattia, pure io li vedo abbastanza, cioè siamo entrati anche bene all'inizio, però abbiamo subito il gol e abbiamo accusato tanto il gol, secondo me. Raimondo, il politically correct non serve, lo so, che già fa, io cerco di cambiare il mondo, ma se poi dopo alla fine dobbiamo vedere a termine di regolamento, ragazzi, perché poi mi dite che fuori dal campo non può essere rigore, bisogna rivedere se era effettivamente fuori dal campo o meno e possiamo parlare di un rigore per parte. Se non è così e quindi era fuori dal campo e quindi non poteva intervenire né il VAR né l'arbitro se non l'ha visto dal vivo, manca il rigore nostro e quindi tranquillamente. Serve fisicità, amici bellini, comunque ci sta a perdere dopo un mini filotto, anche se ancora non è finita questa Juve, a momenti si spegne e aspettiamo, speriamo che calino un pochino. Io sto vedendo che praticamente Ronaldo sta facendo la fase difensiva, Morata a tutto campo, io li ho visti proprio molto più in sacrificio tutti, proprio convinti di fare tutta la partita. Di solito la Juve gioca con uno in meno, Ronaldo invece sta aiutando molto la squadra.
Saliamo con i like, amici bellini. A quanto stiamo, ragazzi? Perché ci sono 315 persone. Quanti like ci sono? Fatemi sapere. Fatemi sapere. Gregorio, hai presente l'ansia che avevamo noi pre-partita? Si trasforma in ansia nei giocatori. Continua a esserci. Anche per me Osimhen al posto di Fabian non è più troppo più spregiudicato, e sappiamo cosa sa fare la coppia. Sì. Salvatore, io sono il primo che fa un contro ADL, cioè fa le analisi e trova ADL la rovina del Napoli in questo momento, però non devi tifare contro il Napoli. Il Napoli ti deve vincere oggi, poi dopo di ADL ne parliamo una volta vinto, e questo è il bello di questo canale, che anche se vinciamo noi parliamo delle cose che mancano e che non vanno bene, ma non puoi tifare contro il Napoli, altrimenti non sei tifoso del Napoli. Non puoi sperare che il Napoli vada bene, perché poi comunque ADL non lo vedo Napoli, cioè questa è la cosa che devi capire. Non è che se il Napoli perde e va male ADL vende, compare lo sceicco e va male. L'unica cosa che può far vendere ADL è se il Napoli va bene e quindi lo sceicco si interessa, altrimenti una squadra che non ha grande potenzialità o sceicco non vende, quindi non possiamo tifare contro il Napoli, non c'è proprio un motivo di farlo. Attenzione, Tore Falanga, Fabian fuori, Osimhen in, Zielo a destra, Driss back. Zielo a destra? Vabbè, Zielo, se fai fuori Fabian, Zielo va a centrocampo. Zielo va a centrocampo vicino a Demme. Stiamo soffrendo un po' l'aggressività della Juve, sì. Lud, ti ripeto, per me se è dentro al campo il rigore ci può stare. Se è dentro al campo mi dicono, a termini di regolamenti non voglio dire stupidaggini, se fuori dal campo non si può dare il rigore, lo dobbiamo chiedere a Luca Marelli, lo dobbiamo chiedere, dobbiamo rivedere. Però l'intervento c'è e si poteva fischiare. Quello di Zielinski altrettanto, e quindi mi sa di compensazione, sai, il dubbio se era dentro o fuori, così non l'hanno dato, compensazione non diamo neanche quasi, il che è grave, se è così è, comunque è grave. Io non ho visto paura, più stanchezza. Sì, però secondo me dopo il gol subito abbiamo accusato mentalmente. Otis, grande, forza Napoli, fai sto pareggio che poi conviene un po' a tutti, perché sennò poi l'Atalanta anche viene scavalcata dalla Juve. Penso un po' la classifica come è corta in questo momento, che chi vince si avvicina pericolosamente al Milan e scavalca l'Atalanta. Il fatto che l'Atalanta stia tifando per il pareggio, speriamo che un po' di pensiero positivo. Grazie Otis per essere passato. Il veleno non pervenuto, al VAR che stanno guardando, non lo so Matteo, forse stanno guardando Inter Sassuolo, non lo so. Dai, speriamo Andrea, speriamo. Giochiamo con il 4-2-4 così si vince. Alla fine 4-2-4, 4-4-2, amico mio, è la stessa cosa, dipende solo da come stanno alti Insigne e Lozano. Non cambia nulla. Per vincere dobbiamo fare 2 gol e non farci segnare per trionfare. Sì, Philly Gamer, è proprio così. La matematica non è un pignone. In studio Sky sono vergognosi. Da Juventino, c'erano entrambi i rigori, siate sportivi e buona fortuna per il secondo tempo. Sei arrivato mo', perché io l'ho detto, amico mio, l'ho detto, quindi va bene. Meritato, meglio non dare il rigore, dobbiamo meritare la vittoria. Ora dentro Osimhen, e sinceramente quella maglietta ci porta molta sfortuna. Gattuso in sempre, smetterla di criticare. Io metterei il pavone più in vista, può darsi che nel secondo tempo porti bene. Gio Pellecchia è impegnato a vendere Bicarbonapoli sotto banco. E allora Rita, tu la vedi là, no? E allora facciamo questa cosa qua. Gio, io ti metto qua, che comunque ci sei, e vediamo se Rita Pavone ci può dare una mano. Come sono belli vicini, Vediamo se Rita Pavone ci può dare una mano. Eccolo qua.
sono fragili mentalmente, ma voi vi pigliate quanti like stiamo? Perché lo so che c'è qualcuno che non si è iscritto ancora al canale, qualcuno che è nuovo, qualcuno che insomma così. Allora come funziona? Vedi? Iscrivetevi al canale. Che state aspettando? Siete completamente pazzi? Iscrivetevi al canale, lasciate un like, io faccio pipì e vi presento i miei moderatori. Una famiglia che voleva cambiare il mondo a suon di TVB. Falco. Polly. Pablo Versati. Baby Fox. Giuseppe Argento. Ivan Evelyn. Marat. Joe TV. X-Bot. È il suono dei fumetti. Luca Franchini, ammonito, TVB ovviamente. Metto dislike, ma a me che bacagna, a me cosa mi cambia? Metti il dislike, non fa niente, è tutto algoritmo. Non lo volete capire che fa tutto gioco, fa tutto algoritmo? Metti il dislike, leva l'iscrizione, pigliati collar. TVB ragazzi, subito, dove sta? Subito, TVB, sto pensando a Napoli che sta perdendo che Juventus, vedi che me ne fottono dislike tu. Vai, mettilo, che muoviti, fatti un account fasullo e mettimene 2, vai, ma mo lo devi fare, forza, che stai aspettando, muoviti. La gente che vuole diventare famosa e lo diventa pure. Allora, devo tenere l'occhio su, perché 46esimo ovviamente, quindi io devo far partire il timer al... ti è piaciuto il suono dei fumetti? Perché... sta allungando le mani, fai il bravo, fanno rivedere il tocchettino sul piede di Zielinski che purtroppo c'è. Sì Rita, ma non c'è problema, ma io volevo farlo diventare un attimo famoso. Allora, torniamo al banner, torniamo alla situazione e devo far partire il timer quando si arriva a 46:10, quindi sarà complicato. Giriamo pagina del tacchino, cerchiamo di non essere polli. Secondo tempo che sta per cominciare, è partito. Calma assoluta. Contrastate quel dislike con i like, lo so che lo potete fare. Buffon. Dai, voglio un secondo tempo Gagliardo, perché non l'ho visto Gagliardo il primo tempo. Non l'ho visto Gagliardo, devo dire la verità. Un primo tempo deludente. Non era Gagliardo. Gagliardo pure era un bel giocatore. Gagliardo, Richelme. Allora, 45esimo, devo stare pronto perché siamo al 45esimo e 50 secondi. Devo stare pronto al momento esatto opportuno, al momento opportuno. Rachmani, pensa al domani, serve Insigne, buono il movimento di Insigne, fallo, attenzione, mancano pochi secondi. 3, 4, 5, 7. Ora, proprio nel momento in cui stavano facendo un replay, quindi è sparito Cosma, proprio disonesti.
Ci troviamo. Dai, ok. Rachmani, Di Lorenzo, Lozano, controllo seguito da Alexandro. Lozano, dai, Lozano controllato a falli, una continuazione, raddoppio. Dai, Lozzi, lo so. Guarda Fabian. Cioè, fallo laterale, fammi capire. Guarda Mariani come è arrabbiato. C'ha il mariolo in corpo, ma voglio. C'ha il mariolo in corpo perché lo sai. Lozano. Controllato da Alexandro, Lozano non sta in formissima. Non ha ancora recuperato tutto. Fallo chiamato a Mertens sul quadrato. Si comincia ad innervosire la gara. E perché così succede? Quando Mariani poi scontenta da una parte e dall'altra, la gara si innervosisce. Quadrato proprio si ferma da solo, ma lasciamo perdere. È così. Buono anticipo di Koulibaly su Morata. Insigne. Avanza palla al piede, serve Mertens, il controllo di Mertens, serve ora Demme. Che fa Demme? Tiene una scarpetta sì e una no. Demme una scarpa di colori diversi. Insigne, serve alla corrente di Lorenzo, dai che sei solo, il tiro di Lorenzo, la parata di Buffon. Demme dalla distanza, Di Lorenzo, parata di Buffon. Si sono allargate le maglie, dai Napoli, questa era buona. Buono il movimento di Lozano che si è portato, bravo Lozano. E poi il tiro dalla distanza di Demme alto. Ok, la reazione un po' c'è stata, dai, perché se Lozano fa quel movimento e ti porti appresso Alexandro, questo deve fare il Napoli. Betancourt perde palla, bravo Demme. Fabian. Ancora Lozano, buttato a terra da Alexandro, e qua devi ammonire perché non si può spingere da dietro. È ammonito Koulibaly al 20°, da dietro non si può spingere a due mani, è da ammonizione. Segniamocele queste cose perché Lozano sta cominciando a carburare e devono arrivare i cartellini gialli. Devono arrivare, altrimenti non è logico. Non è logico. Dov'è la compensazione? Dov'è? Perché non è giusta, ma dov'è? Dai. Le partite equilibrate si giocano sugli episodi e non c'è niente da dire. Demme perde palla a centrocampo. Attenzione. Pallone lungo, quadrato. Prepara il cross. Non facciamo regali. Chiesa, fuori. C'è stata una mezza schifezza Koulibaly Demme. Chiesa al lato. Lozano, buona palla per Fabian che serve Mertens, si distende il Napoli, dai Mertens, serve Zielinski, il controllo di Zielinski. Si ferma davanti a Secchiellini, Zielinski entra in area. Pallone indietro per Demme, al pallone sul sinistro, ora è Insigne. Il cross è troppo largo e lungo per nessuno. Calma ragazzi, c'è ancora tutto il tempo. C'è tutto il tempo. C'è tutto il tempo. Fabian in pressing altissimo anche su Buffon, è costretto a mettere in difficoltà De Ligt che non so come cazzo ha fatto a salvare quel pallone. Quadrato Yusai e chiama un fallo assurdo. Ci può stare, ma si strattonano tutti e due, ci può stare. Con Quadrato non vinci mai, capito? Con Quadrato non vinci mai. Un po' di fazzolettino di scoccimma per la Juve. Ne esce bene, ma il Napoli fa buona guardia con Demme. Ha chiamato Natufal. Adesso la partita è più spezzettata.
La partita è più spezzettata. E si sveste Politano. E Osimhen. Vediamo quali sono le scelte di Gattuso. Pressing più alto da parte del Napoli in questo momento. Fabian recupera palla alta Napoli. Mertens circondato da avversari, ora pallone a Demme. Si chiude tutta la Juve, ora è Koulibaly, avanza palla al piede, è costretto a tornare indietro, si chiude molto bene la Juve. Ora il Napoli prova a fare la partita, l'atteggiamento è quello giusto, servono però gli spazi. Demme inseguito da Cristiano Ronaldo, si libera del portoghese, Demme serve Yusai. Pallone per Insigne. Classico movimento di Insigne che cambia il campo e cerca e trova Di Lorenzo molto bene in area. Di Lorenzo punta a Chiesa e torna indietro da Fabian, tira forte prima, tira un poco prima. Notch. Il controllo in più, un controllo in più. Rachmani su Ronaldo. Ronaldo riesce a servire Morata. Morata da solo contro Koulibaly. Morata arriva Quadrado, Quadrado il tiro alto. Mamma mia. E adesso sono i contropiedi della Juve che diventano pericolosi se noi non stiamo attenti. Se noi non stiamo attenti diventano pericolosi. Il tiro al lato di Quadrado. Esce Lozano per Politano ed esce Demme per Osimhen. Io capisco mettere Zielinski a centrocampo, ma lì va Fabian. Ok, questo sarà un Gattuso out dopo, perché io difendo le scelte dell'allenatore sempre, però perché sono complicate, però in questo caso mi sembra che un po' azzardata, perché rischiamo di perdere il filtro, il dinamismo a centrocampo. Fabian e Zielinski hanno giocato in passato a due, quindi non è una novità, era il centrocampo di inizio stagione, ha anche funzionato, dobbiamo recuperare, capisco il pensiero di Gattuso, non è detto che lo condivida. Osimhen tocca il primo pallone, sponda buona per Zielinski che ora si trova a fianco ad Osimhen ma continua a puntare verso la porta. Di Lorenzo, ora è Politano che punta Chiesa, Politano va fino in fondo, si deve fermare, torna indietro da Fabian, la palla è ancora buona, Fabian avanza palla al piede, serve Mertens, il movimento ad uscire ora è Yusai, zona Insigne, serve Fabian, ora è Mertens, il cross al centro, colpo di petto di Osimhen, scambio, il tiro di Osimhen al lato, buon impatto di Osimhen, scambio con Yusai. Il pallone era uscito, il pallone di Politano era fallo laterale, era uscito. Mamma mia, sai che pianti se segnavamo su questa cosa qua, mamma mia. Koulibaly, Fabian per Yusai, il Napoli si prende la palla, la Juve si difende. Ronaldo è più fermo, bisogna sfruttare questa cosa qua. Ronaldo non può pressare tutti i 90 minuti. Altro tunnel di Zielinski, brioscine che volano, Zielinski il controllo, pallone ora sul sinistro, serve Insigne, ha davanti a sé Danilo, Insigne al centro, Osimhen il controllo è buono, viene un pochino ostacolato da Chiellini che dice alzati, Osimhen con calma perché lo sai che ti ammoniscono, lo sai. Rivediamo questa cosa qua, c'è un abbraccio generale collettivo, secondo me non c'è niente, andiamo avanti. Buono il movimento di Osimhen, no, già stavi in caduta, non ti devi lamentare di niente, andiamo avanti. C'è oddio, un po' se lo porta in braccio per portarlo al parco, però un pochino al parco se l'è portato.
Stai fermo lì, vedi a Mariani come è aggressivo. Stanno controllando questo abbraccino, perché un po' se l'è portato al parco, quindi lo stanno controllando. Mamma mia. Perché un po' l'abbraccio a due mani, l'abbraccio entusiastico, il famoso abbraccio entusiastico. No, si gioca, non è abbastanza. Andiamo avanti, Politano dalla bandierina, il cross, pallone liberato da Alexandro. Insegue il pallone Yusai, la palla è ancora buona, no, è uscita in questo momento. Guarda che lo disturba parecchio, Va bene. Osimhen prova a superare in velocità De Ligt, ma si allunga troppo il pallone. Ronaldo si lamenta di qualcosa, non so di cosa ti stai lamentando. Rabbioso e sciolto i capelli. Particolare importantissimo. Momento chiave della gara. Rabbioso e sciolto i capelli. Fabian recupera il pallone. Mertens. Cambia tutto Mertens, bellissimo per Insigne, un po' di spazio davanti a sé, il controllo è perfetto, Insigne punta De Ligt, va fino in fondo il tiro di Insigne, parata di Buffon. Bene ragazzi, bene ragazzi, bene ragazzi, così siamo più aggressivi, siamo più precisi anche nei passaggi, bene così, bravo Insigne. Tiro di sinistro, parato basso da Buffon. De Ligt saltato secco da Insigne. Calcio d'angolo per il Napoli, dai ragazzi, sfruttiamo. Il movimento di Zielinski, il pallone che torna ad Insigne, il controcross non arriva ancora. Pallone indietro per Yusai, ma perché beh, loro sono forti pure di testa, bisogna anche dire questo. Perdiamo palla. Perdiamo palla per questo passaggio di Yusai. Bravissimo Di Lorenzo. Bravissimo Di Lorenzo, pulito sul pallone. Ora è Fabian. Fabian, il movimento viene fermato da Chiellini. Fabian ancora in possesso di palla, allarga per Politano. Politano viene fermato da Chiesa. Morata, la scivolata di Lorenzo non va a buon fine, c'è il contropiede, 3 contro 3, 3 contro 2, non recupera Politano. Attenzione Morata per Chiesa, speriamo che è fuori gioco. Il passaggio, grande parata di Meret, ma c'è il fuorigioco. C'è il fuorigioco. Buona parata di Meret. Il Napoli prova a ripartire velocemente perché la Juve è un po' sbilanciata. Dai ragazzi, bisogna farlo adesso. Bisogna farlo adesso. La reazione c'è stata. Fabian e Zielinski sono padroni del centrocampo. Di Lorenzo a fianco a sé Politano. Politano punta due avversari, è costretto a tornare indietro. Il pallone indietro a Rachmani. La Juve si chiude tutta dietro la linea della palla, è solo Ronaldo l'unico davanti al pallone che non aiuta più la squadra. Sfruttiamo questa cosa. Bene Fabian che serve Politano, ha un po' di spazio davanti a sé, Chiesa davanti a sé, Politano va fino in fondo, buono l'intervento in scivolata di Chiesa in calcio d'angolo, la Juve è un po' in affanno, sfruttiamo questa cosa. Mamma mia, lasciatemi un like perché sto perdendo la voce. Politano dalla bandierina. Ronaldo dice qualcosa a Buffon. Buffon respinge di pugno. Pallone di Insigne, ora è Fabian che se la trova sul destro, quindi deve girarsi. Fabian riesce a servire Insigne, salta Quadrato di netto e l'arbitro dice niente, lo salta di netto con un sombrero, Quadrato lo spinge a terra e l'arbitro dice non c'è niente.
lo salta di netto con un sombrero, Quadrado lo spinge, l'arbitro dice non c'è niente. Juve in possesso di palla. Rabiot ha perso il codino e penso sia inevitabile perché è rimasto con i capelli sciolti. Bentancur. Ora la Juve prova a far girare un po' il pallone perché hanno avuto un quarto d'ora di sofferenza. Il pallone in profondità per Ronaldo, buon intervento di Rachmani, arriva Yusai ma non arriva in tempo. No, riesce a rimandare il pallone in avanti, ma è preda di Quadrado. Che è successo? No, è uscita. Mamma mia. Bene il Napoli, molto meglio il Napoli adesso. Molto meglio. Buono Osimhen, il controllo, è costretto a fare fallo De Ligt. Mertens chiede un'ammonizione che ci poteva stare perché te ne andavi solo tu, se De Ligt è l'ultimo così, anche però mette la manina anche Osimhen dietro al culo di De Ligt e quindi ci può stare solo il fallo senza ammonizione. Giusto! Bravo Mariani! Politano attaccato da Chiesa e Chiesa si lamenta per una cosa che non esiste proprio. Di Lorenzo cerca di placare gli animi. Incredibile, incredibile. Chiesa è proprio un provocatore, un simulatore, pazzesco ragazzi, pazzesco, proprio fastidio. Cerchiamo di non pensarci. Insigne, serve Di Lorenzo che la stoppa bene in aria, il cross basso, interviene Chiesa a liberare. Ora è Rabiot, inseguito, non facciamo fallo e bravo Politano. Chiesa è proprio il classico giocatore che ti fa innervosire. Ancora sta protestando. Questo il primo brutto fallo di Chiesa, dopodiché Politano accenna una reazione con quella gambetta, Chiesa si butta a terra, guarda, poi ha seguito il pallone, ci sta tutto, la dinamica è chiara, la dinamica è chiarissima. Buono intervento sul pallone di Osimhen, la Juve recupera palla con De Ligt, ora è Danilo, il Napoli pressa alto, pressa bene e la Juve è costretta a tornare da Buffon. De Ligt inseguito da Osimhen. De Ligt va verso Quadrado, perde palla Quadrado, attenzione palla a Fabian. Ora è Zielinski che avanza palla al piede, serve Politano, movimento centrale controllato da Alexandro, palla ancora a Insigne. Insigne, il cross al centro è molto largo, purtroppo troppo largo e Di Lorenzo non ci può arrivare. Dai. Molto meglio questo secondo tempo. Stacca di testa Ronaldo, pallone per Di Lorenzo che serve Meret. Ora Ronaldo accenna un pressing su Rachmani che la lancia lungo verso Osimhen, la controlla bene Osimhen e serve Fabian, molto bene il lavoro di sponda di Osimhen. Ora è Zielinski, attaccato da Quadrado, lo evita Zielinski e serve Yusai. Il Napoli si distende bene. Insigne, ancora Zielinski. Sulla sinistra per Yusai serve, era Insigne che cercava di servire Yusai tra le linee, interviene la Juve, recupera con Chiesa che supera Fabian, attenzione contropiede, Chiesa cerca di servire e trova un buon filtrante per Danilo, attenzione Danilo, il cross lungo largo, Ronaldo la mette a terra, buon intervento di Di Lorenzo. Juve che recupera palla con Bentancur, si rialza piano Zielinski che era stato vittima di un contrasto, si rimette a terra Zielinski, attenzione Rabiot, dai ragazzi, non molliamo,
La Juve ricomincia da Betancourt. De Ligt. Buon intervento di Mertens. De Ligt perde palla per un attimo, ma la palla ritorna a Quadrado, che però inciampa sul pallone. Fallo laterale per il Napoli. Mamma mia. Fabian sventaglia, ma il pallone è troppo corto. Arriva Alexandro prima di Politano. Fabian torna indietro da Chiellini. Alexandro torna indietro da Chiellini. È buono l'intervento di Zielinski, recupera palla il Napoli. Pallone ora controllato da Mertens. Torna da Zielinski. Controllo di Zielinski, allarga ancora per Mertens. Mertens ha un po' di spazio davanti a sé. Pallone per Politano. Il controllo, riesce a trovare Zielinski, entra in area Zielinski, c'è anticipo di Buffon, aveva saltato secco un avversario Zielinski, fa buona guardia a Buffon che ora serve Quadrado. Pressing alto da parte di Yusai che deve inseguire Quadrado, ancora si frappone Fabian, Quadrado sbaglia tutto, la Juve in difficoltà, bravi ragazzi. Dai. C'è un cambio nelle fila della Juve, entrano Dybala e McKennie per Quadrado e Morata. Cambia poco a livello tattico, Dybala si metterà dietro Ronaldo e McKennie fascia destra al posto di Quadrado, forze fresche, ce n'era bisogno perché Quadrado stava cominciando ad andare in sofferenza e lo stesso Morata non stava vedendo più un pallone. Fallo laterale per il Napoli di Lorenzo. Cerca e trova Insigne. Insigne scambio con Mertens. Insigne avanza. La sponda di Osimhen. Il passaggio era troppo forte. Betancourt fermato da Di Lorenzo. È bravo Fabian, ma il pallone finisce a Ronaldo che la spara su Di Lorenzo e guadagna un fallo laterale. Rilancio di Chiellini, fa buona guardia a Rachmani, però non andarci di petto, vacci convinto di testa, palla che torna alla Juve. Dybala a terra, fermato molto bene, ora è Politano, Zielinski, cerca un ottimo filtrante per Insigne ma viene anticipato da Danilo che la mette a terra e serve McKennie. Prova a ripartire la Juve con questo lancio lungo verso Chiesa che è più veloce di Yusai, Chiesa si è fumato Yusai. Chiesa inciampa, rientra sul sinistro il cross, fa buona guardia Koulibaly, il colpo di testa, ora è Fabian contro Dybala, Fabian ha la meglio, ma la consegna a Rabiot, ancora Koulibaly, ottimo movimento di Koulibaly che avanza palla al piede e serve Insigne, ha risolto un'ottima cosa Koulibaly in questo momento, Insigne prende fiato, pure io, lasciatemi un like, mi sto sentendo male, Zielinski per Mertens. Mertens allarga per Di Lorenzo, a fianco a sé Politano, Di Lorenzo lo serve, Politano punta Alexandro, Politano rientra sul mancino, serve ora Fabian, carica il sinistro, il tiro è buono, Buffon! Ancora recupera alto il pallone con Zielinski, il Napoli, il Di Lorenzo, Politano, il Zielinski, Fabian. Il Napoli sta creando, ragazzi, sta creando molto. Zielinski cambia tutto, pallone corto ma Yusai ci arriva, il controllo di Koulibaly, avanza palla a piede, supera Dybala, Koulibaly serve Yusai, resta in avanti Koulibaly, Yusai ora punta Danilo, entra in area di rigore, il pallone contratto da Danilo, mannaggia tutto coso, Koulibaly ferma Dybala, pulito sul pallone e ancora una parata di Buffon, salva la Juve su questo tiro dalla distanza di Fabian, potente ma non preciso, un po' centrale. Parata facile per Buffon. Juve in possesso di palla ora con Dybala che torna da Danilo.
pallone indietro per De Ligt, la controlla e serve in orizzontale Chiellini che allarga verso Alexandro trova un buon filtrante, controllo di Bentancur, ora è McKennie, Ronaldo nel centro di cerchio campo, pallone che finisce a Chiesa sulla destra, Chiesa punta Yusai, si accentra a Chiesa, il pallone per Ronaldo è troppo lungo, fa buona guardia Koulibaly, in crescendo, ora è Fabian, buono il passaggio per Insigne che non riesce a trovare Mertens, pallone che torna nella disponibilità di McKennie che sta giocando più centrale rispetto a Quadrado, ora è Chiesa, il controllo del pallone, arriva Alexandro, il cross molto alto e largo per Ronaldo, non ci arriva Ronaldo, controlla Yusai, ma Ronaldo riesce ad allungarla per Bentancur, il pallone per Dybala, il tiro, il gol. Ecco qua. Dominio assoluto del secondo tempo e non basta. Dybala alla prima occasione ci fa il 2-0. E finisce qui. Dybala trova un angolo incredibile col suo mancino, Meret incolpevole. Sul palo lungo, pallone basso che rimbalza nell'area piccola. Controllo e tiro immediato da parte di Dybala, fa un gol bellissimo, un gol dei suoi. Ed è una brutta mazzata perché il Napoli si stava comportando bene. Si stava comportando decisamente molto meglio, tante occasioni. Secondo tempo praticamente padroni del campo, loro ci hanno lasciato il pallino del gioco, hanno giocato di contropiede. Buffon protagonista, ora perde palla Zielinski, si accusa, fragili mentalmente, Ronaldo, interviene Koulibaly e lo ferma. Fragili mentalmente, hanno accusato il doppio colpo, erano in dominio, hanno pigliato lui a zero. Ora vedi Koulibaly che serve Zielinski, ancora fragilità. Meret la spara avanti. Ora Yusai. C'è un leggero blocco della partita. Si stanno collegando tutti i juventini risultatisti. Questo succede, che c'è un leggero blocco sulla partita, perché si stanno collegando i risultatisti che volevano Pirlo out, ma adesso che sta vincendo si vedono la partita. Capita a tutte le tifoserie, lo so. Meret in possesso di palla, cerca di servire Osimhen, contrastato da Alexandro, Osimhen finisce a terra, c'è fallo. Batte subito il Napoli, no, c'è una sostituzione, entra Mario Rui ed Elmas per Mertens e Yusai. Ci sta, Mertens non ha fatto una grande partita. Ora vediamo chi si mette, credo che Zielinski si rimetterà sotto punta con Elmas a fianco di Fabian, vediamo un pochino come si schierano. In questo momento sembra più Fabian vertice basso. Pallone controllato ora da Dybala che serve Rabiot che si è rilegato i capelli, bravo Di Lorenzo a fermarlo. Politano in possesso di palla, buono il passaggio per Di Lorenzo che gli dà la sovrapposizione, il cross di Di Lorenzo ribattuto da Chiellini, ma in un rimpallo, la palla è della Juve, fallo laterale per i bianconeri vicino alla bandierina. Rita Babò, neanche tu sei riuscita a fare niente.
Veramente è difficile, è difficile. Rachmani, retropassaggio per Meret, che controlla e ridà il pallone al compagno. Ancora Rachmani per Elmas, che dà un retropassaggio a Meret, che è costretto a sparare lungo. Controllo di Insigne di petto, lancio bello stilisticamente ma troppo lungo per Politano. Osimhen generoso, ora va in pressing su Buffon, che raccoglie il pallone e serve De Ligt. Scambio Betancourt-Danilo, la Juve ora sul velluto, si distende bene. Buon intervento di Mario Rui. Pallone a Fabian. Dai ragazzi, non ci arrendiamo che è ancora possibile. Dai, 77esimo, non voglio vedere arrese. I rumori, li sentite i rumori? Il cross di Mario Rui, il colpo di testa sfiorato da Osimhen, anticipato da Chiellini. Dai, si possono fare dei cross, dai. Adesso ha più senso di prima. Intervento di McKennie su Politano. Arthur disturba Politano, mamma mia. Che schifo, che schifo. Che schifo, che schifo. Arthur mentre si scalda disturba Politano. Insigne il controllo. A fianco a sé Zielinski lo serve. Zielinski è costretto ad indietreggiare, spinto da Betancourt. Spende bene il fallo il centrocampista numero 30 della Juve. Ancora pallone a Zielinski. Serve Insigne che la dà ad Elmas. Ora è Koulibaly. Koulibaly ancora per Elmas. Avanza sulla sinistra, serve Mario Rui. Insigne è parecchio lontano dalla porta. Una finta su Betancourt, una controfinta. Serve Fabian. Attaccato da Dybala, Fabian se ne va. Fabian entra quasi in aria, cerca di servire Di Lorenzo. Il cross viene ribattuto da Alexandro e la palla finisce in calcio d'angolo. Buffon non ci può arrivare. Non male Fabian, devo dire la verità, meglio del primo tempo secondo me. Cerca di velocizzare la ripresa del gioco Politano, calcio d'angolo per il Napoli al 78esimo. Stacca Rabiot, la mette a terra Fabian, di sinistro serve ancora Politano, ha davanti a sé Ronaldo, Politano lo supera, il cross col destro, anticipo di De Ligt. E ancora no, guarda con Maz. Non ci è arrivato di testa Ronaldo, è riuscito comunque a deviarla. Ora è Chiesa, ha davanti a sé Elmas, Chiesa se la porta in fallo laterale e ora sta per entrare Arthur. Chiesa continua a provocare, a dare fastidio. Sono quei giocatori proprio predestinati che devono finire in determinate squadre, proprio non c'è niente da fare. Il famoso DNA, no? È quello. È quello. Yusai serve Elmas, ha un po' di spazio davanti a sé. Allarga il pallone verso Di Lorenzo, ma la prende Politano. Di Lorenzo gli dà la sovrapposizione. Politano lo serve. Di Lorenzo guarda al centro, il cross basso. Politano non se ne accorge. Il pallone ora è per Ronaldo, che riesce a servire Dybala. Non ci arriva Rachmani e qui ci sarà un'altra ammonizione, giusta questa volta. Questa è giusta. In ritardo Rachmani. Allunga il piede per fermare Dybala che se ne stava andando, ci sta tutto. De Ligt serve McKennie che torna indietro da Danilo. Danilo sbaglia il passaggio, recupera palla alto il Napoli con Elmas. Insigne messo a terra da McKennie. Calcio di punizione per il Napoli. Spinta a due mani di McKennie.
Il Napoli ora fa salire le torri. Dai, creiamo il pericolo almeno, perché se ce la passiamo tra di noi, loro si chiudono bene. Non ci arriviamo. Non ci arriviamo. Insigne la battuta. Il pallone è corto, viene ribattuto da Rabiot. Ora la recupera Mario Rui. Che è sto passaggio brutto per Meret? Vabbè. Meret, ancora Mario Rui. Tornano indietro i difensori. Mario Rui serve Elmas. Fabian ha davanti a sé Dybala. Serve ancora Elmas. Fa movimento Insigne. Elmas lo ignora. Avanza palla al piede. Non c'è tanto movimento senza palla. Elmas trova un buon filtrante per Di Lorenzo. Ancora il controllo. Punta Alexandro Di Lorenzo. Trova Insigne che viene però fermato bene da Rabiot al limite dell'area. E riparte la Juventus. Con ancora un contropiede. Dybala si ferma, Rachmani ed Elmas lo fermano in fallo laterale per il Napoli. Elmas avanza palla al piede nel centro di cerchio campo. Rachmani, Politano, movimento a rientrare, il pallone è buono per Insigne, anticipato da Chiellini, recupera palla Politano, viene messo giù da Dybala. Posizione interessante per un mancino, per un calcio di punizione che bisogna sfruttare bene. Abbiamo varie opportunità, varie possibilità. Politano, lo stesso Mario Rui e lo stesso Elmas. Politano sposta il pallone e Dybala entra netto. E lo tocca col ginocchio. Va sul pallone anche Insigne, è una posizione molto defilata sulla sinistra. Insigne potrebbe provare a sorprendere sul primo palo Buffon. È un po' la posizione del gol che Zielinski fece contro il Borussia Dortmund, che si dice sempre chi l'ha segnato solo che la punizione là, eccetera, eccetera. Quando siamo all'83esimo, Dybala si stende a fare il coccodrillo. Buffon sistema la barriera. Mario Rui e Insigne sul punto di battuta. Controbarriera del Napoli che si allargherà. Parte Mario Rui, il tiro ribattuto dalla barriera, ancora Mario Rui. Elmas. Rachmani. Serve Insigne che è rimasto sulla destra. Insigne è costretto a tornare da Meret. Io è finita, 84esimo. Questi le maglie non le allargano più. Dovevamo farlo a inizio primo tempo quando ne avevamo ancora la forza. Adesso non credo ne abbiamo più di benzina. Insigne avanza palla al piede circondato da 3 avversari. Torna da Fabian che serve Elmas. Il Napoli chiude comunque in crescendo, chiude in attacco, in possesso di palla. Il lancio di Insigne per il taglio di Di Lorenzo. Attenzione, Alexandro e Camaz. Pure quando Alexandro per anticipare Di Lorenzo la prende, invece di andare in porta il pallone, sai, quell'autogol classico, fa un controllo praticamente da brasiliano e Buffon la può bloccare. È proprio incredibile. Abbiamo proprio detto Alexandro su 2 anni che non gioca bene, ha fatto una partita perfetta su Lozano, madonna mia. Puoi arrivarci, capito, più in forma di loro, ma i campioni poi dopo ti sfoderano la prestazione. Arthur serve sulla destra, Dybala che rallenta il gioco, cerca un filtrante per Bentancur, interviene Fabian, pallone a Meret. Sta poca merda fa pallottola, diceva un detto, diceva lo stercorario, che orario. Chiellini anticipa, il pallone finisce a Ronaldo. Ronaldo scambia con Dybala e ora fanno girare bene il pallone per perdere tempo. Già. Rita qua, i like non arrivano.
Non possiamo mai arrivare a numeri di like soddisfacenti quando Napoli perde 2-0, non ci sta niente da fare. Senza neanche regali, hai capito? Sono stati 2 gol costruiti bene dalla Juve, insomma è difficile anche recriminare, si potrà discutere su quell'episodio del primo tempo. Si può discutere ovviamente degli episodi di Osimhen, quell'abbraccio, quello di Zielinski, si deve raccontare la storia di Lozano e Chiesa dentro o fuori dall'area. Gli episodi sono lì per essere guardati e per fare polemica. Però nel secondo tempo il Napoli ha creato i presupposti per essere più pericoloso con l'ingresso di Osimhen, non siamo stati bravi nello sfondare. Capita. Pallone per Koulibaly nel centro di cerchio campo. Elmas. Il Napoli prova a cercare il gol della bandiera, ma la Juve fa buona guardia, tutti chiusi dietro, non lasciano spazi. Insigne allarga verso Di Lorenzo, è buono l'anticipo di Alexandro, ha fatto un partitone Alexandro. Proprio un partitone. Palla a Politano che punta Rabiot. Politano cerca un po' di spazio, viene raddoppiato da Dybala, ora è Zielinski, cerca di superare 2 avversari, lo fa, ora pallone ad Insigne, dietro per Politano, si scambiano le 2 ali del Napoli. Politano trova un filtrante, viene spinto, attenzione Osimhen, il controllo, viene buttato a terra dai Chiellini, rigore! Viene buttato a terra da Chiellini, rigore! E c'era prima un fallo su Zielinski, secondo me, fuori area. Il controllo di Osimhen, Chiellini va dritto sull'uomo e lo abbatte. Entra Petagna per Fabian Ruiz, il Napoli tenta il tutto per tutto. Mariani non ha avuto esitazione, Chiellini direttamente sull'uomo e Insigne sorride, quasi come a dire c'orai mo all'89esimo quando la partita è finita. Vediamo se lo segniamo, perché poi non è neanche detto. È sempre Insigne contro Buffon, è sempre Insigne contro la Juve. Parte il capitano, il tiro spiazzato Buffon, gol di Insigne, 2-1. Aggiorno giusto per dovere di cronaca. Buono l'impatto di Osimhen, ragazzi, buono l'impatto di Osimhen sulla gara. Ora vediamo quanto recupero ci sarà, ci credo poco, però dai, cioè, se tu ci credi, chiamato un fallo a Koulibaly. Quattro minuti di recupero. Quattro minuti di recupero con la Juve in possesso palla. Koulibaly non riesce a intervenire, non so come, la palla era sua, ribatte il tiro di Dybala, Rachmani, prova a ripartire Politano, ha davanti a sé Alexandro, Politano, arriva il raddoppio, Politano ancora in possesso di palla, fallo di Alexandro, fallo intelligente di Alexandro che spezza il ritmo del contropiede. Politano per Rachmani. Dai Napoli, chiudi con l'assalto, non mi interessa, al di là del risultato, chiudi con un assalto. Elmas torna da Rachmani che serve Koulibaly, ha un po' di spazio Koulibaly, serve Insigne, ora Elmas riesce a servire Politano, pallone per Di Lorenzo, Insigne si fa vedere a tutto campo, ferma tutto Alexandro, uomo partita.
Di Lorenzo trova un passaggio buono per Politano, il passaggio di Politano viene intercettato da Arthur, ma c'è ancora Osimhen che lotta tra Arthur e Chiellini, libera Chiellini, pallone che torna in possesso del Napoli, dai ragazzi. Politano inseguito da Rabiot, Rabiot lo ferma, lancio di Bentancur verso Ronaldo, ha davanti a sé Koulibaly, Ronaldo si allarga, Koulibaly lo ferma in fallo laterale. Chiellini avanza palla al piede, ora è Arthur che torna da De Ligt, il Napoli prova un pressing alto per l'ultimo attacco, Petagna sta giocando accanto ad Osimhen più spostato sulla sinistra, c'è Insigne dietro di lui, lancio di Meret, McKennie salta su Insigne, Elmas mette a terra il pallone molto bene, pallone per Di Lorenzo, manca un minuto e mezzo, pallone a Politano, controlla Zielinski, si ferma, guarda al centro, cerca di servire Osimhen, il controllo di Osimhen, il tiro, mannaggia, grande intervento di De Ligt, ancora Osimhen che si è liberato molto bene, servito da Zielinski, il tiro era indirizzato bene, De Ligt fa un miracolone, calcio d'angolo per il Napoli, parte Zielinski, il cross al centro dell'area, anticipato ancora Osimhen e viene chiamato il classico fallo di confusione su Danilo, 93esimo e 15 secondi, occasioncella era anche avvenuta. Koulibaly mette il pallone a terra, lancio lungo a cercare Politano che serve di prima Insigne, scambio stretto, Politano viene fermato da Rabiot e si ferma, Politano non ti fermare, sono gli ultimi secondi. Di Lorenzo, fallo laterale, dai ragazzi, Elmas, Zielinski la butta in aria, mancano pochi secondi, Osimhen e Petagna controlla di petto, c'è un controllo doppio, Petagna ancora in controllo di palla, la mette a terra, serve Mario Rui che fa un buon controllo, attenzione Elmas, il cross al centro, anticipo di Alexandro, che è proprio l'esempio perfetto di questa partita, che ha fatto il partitone Alexandro, una partita incredibile. E finisce 2-1 per la Juve. Putin pure lo ha sta cosa, Putin pure lo ha il timer, il tempo, le cose belline, tutte le cose belline. Ho bevuto come un dannato e di conseguenza devo fare tanta plin plin. Devo fare tanta plin plin. Avanti, sfogatevi. Sfogatevi. Allora, un bel Napoli, sempre ladri. Doveva andare così, fratelli. Grande Napoli, peccato davvero. Personalmente penso che il rigore di Osimhen è un po' generoso, c'erano due rigori molto più netti. Uffa. Almeno abbiamo lottato, ci sono altri 27 punti, stiamo tranquilli. Purtroppo sono 27 punti anche per gli altri. A me il Napoli del secondo tempo mi è piaciuto, anche a me, anche a Fabio. 4 minuti di recupero con 10 sostituzioni, il colmo. 2-1 comunque importante, che significa? Che significa sta cosa? L'ha vinta Mariani, al terzo almeno l'ha dato il rigore. Ospina avrebbe parato il tiro di Dybala, questo Ivan lascia il tempo che trova, che ne sai.
Grande, ovviamente, ragazzi, qua i TVB si sprecheranno, perché ovviamente vengono tutti, quindi noi diamo i TVB, distribuiamo cartellini di TVB a tutti i juventini che verranno, ci sta tutta, io decido di andare live, significa che live vengono tutti, non è che possiamo sperare altrimenti, questi due che fanno le cofecchie. Allora andiamo avanti e come ti avevo detto possiamo anche perdere 2-1, gol importantissimo se arrivassimo a pari punti. Sotto questo punto di vista sì, nel senso che hai fatto un gol fuori casa, loro ne hanno vinta una, noi ne abbiamo vinta una, quindi a pari punti siamo avanti noi, se arrivassimo a pari punti. Giusto Fabio? Dybala 3 anni fuori, torna e segna proprio contro di noi. sì, puoi, Angelo, potete tutti. Sicuramente la differenza reti contano prima gli scontri diretti, quello che hai fatto negli scontri diretti, poi dopo la differenza reti. Caputo, no, non ti faccio entrare in live, non è così che funziona, ho un ospite probabilmente che farò intervenire dopo, che è un giornalista. Lo avevamo detto che era difficile, comunque il cambio di Gattuso che ha spostato Zielo più dietro, devo dire che ha funzionato, Zielo ha giocato meglio lì, sì, è vero. Non mi sento di dare la colpa a Gattuso, con la testa alla Samp. ADL out, Osimhen deve giocare, cavolo, ha giocato benissimo, Osimhen ha avuto un buon impatto, senza dubbio. Tutti i gol subiti sono arrivati da errori. Luca, non lo so, sai, errori perché? Rivediamola, parliamone. Il primo gol viene da un buon doppio dribbling di Chiesa, cross basso, e lì l'errore può essere dare troppo spazio a Ronaldo sicuramente, quindi magari puoi chiedere a Rachmani di stargli più vicino. Poi l'attaccante è lui che si cerca lo spazio ed è anche normale così. Ha vinto anche l'Inter. Vabbè, quello era abbastanza prevedibile. Fatemi vedere giusto per sfizio, 2-1 anche loro. Lukaku e Lautaro Martinez, guarda un po', e Traoré all'85esimo. Peccato, forza Napoli comunque. Io non capisco perché non si fa più il 4-1-4-1 in fase difensiva. Tutto Napoli. Perché? Perché non me lo venivi a chiedere quando vincevamo le partite? Questa è la domanda che ti faccio io a te. Perché non mi venivi a chiedere del modulo quando vincevamo le partite? Adesso volete il 4-1-4-1. Non è detto che quella sia la soluzione. La difesa pareva un burro. Non so sinceramente che fine ha fatto la nostra difesa. Hanno meritato la vittoria, Chiesa poi è clamoroso. Facim resuscita i morti, questo è senza dubbio vero. La differenza la fanno gli attaccanti, i nostri sono mediocri. Partita equilibrata da pareggio, Juve fortunata e un pizzico più determinata. Fatemi vedere se gli XG sono già usciti per sfizio, perché quelli di solito sono molto veloci. Sconfitta non disonorevole, se giochiamo come stiamo giocando ne vinceremo molte da qui alla fine. Io ve l'avevo detto, servisse fisicità, Osimhen ha cambiato la partita. Napoli, Juventus non ci sta ancora l'XG. Mertens nullo e Insigne poco preciso. Secondo me hai ragione, Francesco. Secondo me hai ragione. Ma perché mo a trovare scuse tattiche assurde di caga? La partita equilibrata decisa da una gran giocata. Sì, è vero. Osimhen mediocre come centravanti, non sono affatto d'accordo. È entrato e siamo stati molto molto più forti. Ha cambiato lui la partita. Abbiamo avuto delle chance per giocarcela grazie ad Osimhen, quindi non sono affatto d'accordo. Peccato, bel Napoli, ci è mancato il gol ed un rigore. Come fate a criticare oggi squadra e allenatore? Non capisco. Forza Napoli, avanti così per la Champions. Che palle, alla fine però purtroppo ci stava, non possiamo vincerle tutte, e questo è anche vero. Vale, parliamo del primo tempo dove abbiamo sbagliato ogni tipo di passaggio, anche il più elementare in fase di impostazione. Perché? È perché, Robè, secondo me lì hai subito il contraccolpo psicologico del gol e quindi entra in gioco un pochino di strizza, non sei preciso, ti manca un pochino di certezza nei passaggi. Anche a me Angela, Mertens è venuto meno oggi.
Mertens è venuto meno. Aspettiamo un crollo del Milan, non sarà facile. Politano poco incisivo nella ripresa, lo avrei messo dal primo minuto. Potevamo fare un po' di più nel primo tempo, probabilmente sì. Tra l'altro agli sconti diretti siamo in vantaggio noi e la Juve deve ancora trovare l'Atalanta, questo è vero, Ciro. Questo è vero. I gol loro sono arrivati dalla nostra sinistra, ma Yusai e Chiesa che gli doveva raccontare? Lo so, va là, è pure bravo l'avversario, ragazzi, è pure bravo l'avversario. Ti hanno mangiato mentalmente, avevano voglia di vincerla, noi abbiamo regalato i primi 20 minuti, la partita secondo me si riassume, loro loro erano determinati, noi no. Mertens, Lozano poco reattivi, sì, qualche volta bisogna ammettere che sono più forti, se non fai la partita giusta purtroppo non ne esci coi punti, ma infatti ragazzi ci sono anche gli avversari, cioè ci sono dei momenti in cui tu dici gli hai fatto il regalo e un paio di cose, sai, puoi recriminare per l'attenzione, per la cosa. Quando poi l'avversario si comporta bene, nel primo tempo Ronaldo che faceva anche il pressing, loro sono stati molto attenti, molto più precisi, molto più reattivi anche fisicamente, così. C'era il fallo da rigore su Insigne al 63esimo, fallo da rigore su Insigne, io mi ricordo quello di... non mi ricordo, ma sono in difficoltà, quello su Insigne non mi ricordo. Non ti fa acquistare, Paco, che cosa intendi? Se YouTube non funziona perché siamo tanti e stiamo rompendo YouTube, a proposito lasciate i like così rompiamo l'algoritmo di nuovo, prova con il link PayPal sotto, amico mio, e grazie sempre, anche a te. Allora vuol dire che c'è un problema serio c'è un problema serio con YouTube, ragazzi. Lisa vuole diventare famosa, ragazzi, fate partire i TVB, forza, fate partire i TVB, ci sta, non è che sto dicendo niente, lei gode, è giusto che goda, voi siate come si dice, sempre bellini e sempre dei gentiluomini, perché oltretutto se è una ragazza, perché poi non si sa, il nickname femminile non è sempre una ragazza, TVB vari, fateglieli partire perché voleva diventare famoso, bravissimi, ti amiamo di bene, vedi, è così che va bene, vedi anche Davide Vertullo. Stasera la partita è stata vinta semplicemente dai calciatori che il Napoli non può permettersi sconfitta tecnica. Peccato, Osimhen dall'inizio, abbiamo giocato molto bene, non dobbiamo disunirci dai Napoli. Devo denunciare la FIGC, non si può non dare quei rigori. Io sulla questione del rigore vi ripeto, sono ancora in dubbio, sentiremo, non so le televisioni che cosa hanno detto perché la sentivo in tedesco, quindi non avevo idea sul stare in area o meno. Quello su Zielinski era evidente e quindi lì io ci vedo una compensazione. Poi arriva il rigore nostro su Osimhen, ma ce n'era anche un altro, quello dell'abbraccio di Chiellini, poi non lo so, possiamo parlarne fino alla fine. Ti è piaciuto Osimhen? Sì, a me sì. Cane pazzo, quante partite ha giocato Osimhen? Quante partite ha giocato? È finito il campionato, ha fatto 4 gol. Quante partite ha giocato? Devi chiederti quanti minuti ha giocato. Ok? Quanti minuti ha giocato? Io non sono contentissimo. Per me l'idea dell'affare non mi piace, ma quante partite ha giocato? Moto con grip in Coppa Osimhen, grip in Coppa Osimhen, proprio oggi che è stato meglio di Mertens. E dai, significa... Come sempre la partita è stata decisa dalla giocata di un singolo. C'era fallo di mano di Alexandro su tiro di Osimhen. Questo non l'ho visto. Il cavalluccio rosso, esatto. Forza Napoli sempre. Nessuno riesce a donare. Provo su PayPal e ringraziare l'amica Rita che mi aggiorna su questa cosa qua, che purtroppo vedi cornuti e mazziati, cioè non solo io mi faccio tutta la telecronaca, perdo la voce per dirmi la partita, non posso nemmeno ricevere il vostro affetto
perché non funziona niente, YouTube non mi vuole bene, quindi YouTube TVB, perché è così. Gattuso out, ovviamente, tutti i nomi nuovi. Ragazzi, ma tutti questi nomi nuovi, siamo 400, ma vi siete iscritti al canale? No, perché noi facciamo approfondimento tattico, forse voi non lo sapete. Ah, voi vi dovete iscrivere al canale. Iscrivetevi al canale. Dobbiamo iscriverci al canale tutti Che state quanti. aspettando? Almeno Siete una cosa completamente positiva. pazzi? Scusa, stavo parlando. Scusami. Una cosa positiva è che almeno siamo di più e trovo nuovi amici. Sì, sono d'accordo, Politano più in forma. Lozano non era brillante, non riusciva a saltare lui. Poi Alexandra ha fatto un partitone. Stiamo ancora meno 400 like. E poi dite che ADL è pappone. Ma i papponi siete voi. Tenete le mani così ritirate. Ho capito che non riuscite a donare e va benissimo. Ma i like sono gratis. Dai, ragazzi, dai. I like, almeno i like. E come si fa? Con il rigore che non ha dato sarebbe cambiato la partita. Siamo solo a 2 punti dal quarto posto, possiamo farcela. Il potercela fare, ragazzi, a livello di numeri, sì, siamo sempre lì. Il problema è reggere mentalmente. Io vi dico questo, perché quando poi partiamo con Juventus ci sono sempre una serie di reazioni a catena che avvengono in città e i giocatori leggono i social e speriamo. Sì, l'ho visto, partitone per me ha chiuso tutto quello che doveva chiudere e abbiamo avuto difficoltà a sfondare da quella parte. Poi non lo so, possiamo averla vista in maniera anche diversa. Ma sul gol di Ronaldo Koulibaly non poteva chiudere la linea di passaggio? Sì, però era un cross molto forte, teso e raso terra, era complicata. Il gol di Dybala, c'è un passaggio nostro sbagliato, devo rivedere ovviamente. Charles Bukowski ce l'ha fatta con uno sticker. Ah, grande, grazie amico mio. Siamo fragili mentalmente. Rivoglio il catenaccio come in Coppa Italia. Il pressing alto, se non viene fatto bene, non serve a niente. Vabbè, se tu rivuoi il catenaccio va benissimo. È una scelta diversa. Rivolevi, però, la domanda mia è sempre quella: rivolevi il catenaccio anche con la Roma, con il Milan quando abbiamo vinto, con il Cotrone? Questa poi è la domanda mia. Ma ora negli scontri diretti tra Juve e Napoli, vedi Roberto? Roberto ce l'ha fatto con PayPal. Sì, funziona, modonate perché Juve cacca, sempre con gentilezza, grande Roberto, grazie mille, avete sbloccato. Da riconfermare per l'anno prossimo, ragazzi, ma per forza, se ne va Koulibaly, se ne va Maksimovic, se ne va Yusai, Ramani mo l'hai comprato. Ha fatto metà campionato nemmeno e già vogliamo venderlo. La partita scorsa tutti quanti vendiamo Manolas, vendiamo pure a Rachmani e ricominciamo tutto da capo, perché allora 1 milione di like, 1 milione anno proprietarie, noi siamo capaci di farci una risata, le zebre di traverso no. Bravissimo. È una disgrazia riguardo all'arbitro e 2 rigori non dati per la Juve e per il Napoli. Avete perso contro la Juve più scarsa degli ultimi anni. Aggiungo, Glo, voi all'andata avete perso contro il Napoli più scarso degli ultimi anni. Quindi proprio TVB, ma subito, immediatamente, perché non potete proprio permettervi di dire questa cosa a noi quando all'andata avete perso contro il Napoli più scarso degli ultimi anni perché non avevamo nessun giocatore a disposizione. Ma proprio TVB subito. Ragazzi, fatevi una scrollata di TVB, perché non ci sta proprio questo commento, perché sì, ha già capito, a Juve più scarsa siamo d'accordo, ma era anche il Napoli dove avete perso voi. Fatevi una scrollata di TVB, guardatevi la sigla dei mod, perché devo fare pipì e quindi non vi lascio comunque senza niente. Sigla. Una famiglia che voleva cambiare il mondo a suon di TVB. Falco.
Lo versate. Oh. Pepe Fox. Giuseppe Argento. Ivan Evelyn. Marat. Joe TV. X-Mod. È il suono dei fumetti. Ok, tutti i TVB sono partiti, tutto bene. Se a Torino oggi giocava Verona, Sassuolo, Spezia, la Juve non vinceva. Ok. Penso che pure Felice vuole i TVB. Oggi proprio ci serve tantissimo. Può essere pure che è uno dei nostri che lo dice a loro, ma comunque TVB a prescindere. Ragazzi, io vi voglio portare un giornalista in live. Se vi comportate così non riusciamo, non lo chiamo perché mi metto vergogna. Io voglio capire, se chiamo un giornalista voglio avere una community seria che fa domande interessanti, se no si va su fatte, e lo dico anche se sei tifoso del Napoli, Felice? A prescindere. Possiamo dire che su Sky in cronaca dicevano che i due erano rigori, poi quello di Chiesa non è mai rigore, era fuori dall'area di rigore, addirittura fuori dal campo. Allora io per risolvere questo problema, ragazzi, ci provo e vediamo se riusciamo a farlo entrare. Devo anche però organizzarmi con le cuffiette, quindi aspettate un attimo. Proprio per evitare cose. Così io ci ragiono un attimo e vediamo se posso farvi questo regalo. Vediamo un pochino se posso farvi questo regalo. Ragazzi, non pensate ai rigori, pensate a come abbiamo giocato. Maiale Cucciolo che chiede al padre: papà, ma ce l'abbiamo un dio? Sì, figliolo, ma non lo possiamo nominare. Questa è carina. Questa è carina. Non ho visto la partita purtroppo, ma leggo sempre le stesse cose. Se avessimo giocato anche il primo tempo come gli ultimi 30 minuti, il nostro problema è da 20 anni. Vediamo un pochino. Road to 500 like. Ma come sono pochi? Come siete tirchi quando il Napoli perde? Una roba incredibile. Gattuso out è già stato detto? Sì, qualcuno l'ha detto, ovviamente, amico mio. Ovviamente, non c'è dubbio. Ma c'è anche qualcuno che dice: non ci abbattiamo in gira, è Forza Napoli nei secoli, Gattuso non ha colpe, la squadra è viva. Io sono ancora più fiducioso. Vediamo un pochino se ci riesco. È una cosa improvvisata, ma se riesci. Vediamo un po', perché io posso essere anche che nel momento di tifosaggine magari ho visto tutta un'altra partita. Vedi Deku, cacciate like, non fate i taccagni, braccine corte con i cangurotti, vedi? Vincenzo Perna, Radio che schizza, ha letto il regolamento, poteva essere rigore. Grande partitone di KK, Di Lorenzo e Osimhen, Politano titolare al momento, sono d'accordo? Siamo fraciti mentalmente, siamo fraciti malamente. Partita identica a quella dell'Inter. Sotto un certo punto, il secondo tempo sicuramente. Guaglio, tu credi che il calcio, specialmente quello italiano, sia pulito? Loris, purtroppo io lo posso anche credere, ma la storia ci dice che non lo è stato e non è detto che lo sarà. Purtroppo uno si può anche convincere, ma la storia ci dice che non è vero, che come esiste la corruzione in Italia, così può esistere la corruzione nel calcio, come esistono le schifezze nell'università, per esempio, che fanno gli esami truccati, può esistere anche nel calcio. È impensabile pensare che in Italia il calcio funziona tutto perfetto e sono tutti puliti, è impensabile.
senza fare retropensieri. Adesso abbiamo Samp, Inter e Lazio di fila. Tra l'altro, capito? Tutte una dietro l'altra, vabbè. 3 partite molto difficili, speriamo di non sprofondare, sarebbe un peccato dopo la ripresa, ma ven a chiagnere. Esatto. La Juve ha pressato bene, non riuscivamo a giocare. La cosa che mi ha sorpreso è stato il pressing di Ronaldo, che io ho guardato molte partite della Juve. Ronaldo non si muove a terra di solito, si è reso conto evidentemente anche lui del momento di difficoltà serissimo e per orgoglio, per necessità si è messo anche lui a rincorrere gli avversari. Io che cosa avevo detto? Almeno uno può sfruttare il fatto che loro non fanno un pressing forsennato e invece l'hanno fatto e hanno recuperato alto. Sono stati molto veloci nelle ripartenze. Capì? Io ho visto una bella partita da parte del Napoli, forse il primo tempo troppo contratti, un 1-1 ci stava tutto, però alla fine siamo lì e stiamo in forma. Ronaldo e Dybala valgono quanto mezza squadra del Napoli, secondo me abbiamo fatto un'ottima figura e siamo riusciti anche ad avere un vantaggio nel doppio confronto. Questo è buono da sottolineare, Lionel. Questo è importante da sottolineare, sicuramente. Osimhen è scarsissimo. Osimhen ti ha cambiato la partita, Mario. Ti ha cambiato la partita. Oggi Mertens mi è venuto, vi rendete conto? Cioè, serve onestà. Io adoro Mertens e Mertens ci ha cambiato la storia di questo filotto da quando è tornato così. Mertens mi è venuto meno oggi. Vogliamo essere onesti nell'analisi, perché se parliamo per preferenze e per idee personali, e allora io ti dico grande Mertens, Osimhen non è buono. Oggi Osimhen, ma molto meglio di Mertens, molto meglio, ma molto molto meglio. Non scherziamo proprio. Cioè, devi vedere la partita, non puoi fare un commento sul giocatore a prescindere perché devi pigliare un grip. Se guardi la partita devi dire Osimhen te l'ha cambiata, nel secondo tempo siamo stati molto molto più pericolosi con la presenza di Osimhen, che poteva lottarsela con Chiellini e De Ligt e li ha messi in difficoltà. Poi non ti piace, allora dici in generale il giocatore non ti piace, ma se valuti la partita meglio Osimhen. Poi non lo so, magari vedo cose strane. Mertens e pure Insigne sono venuti meno purtroppo. Osimhen buona partita, sono d'accordo. Molto male Yusai, non lo so. L'uscita di Demme, allora io l'ho commentata dal vivo e ho detto mi sembra un po' rischioso perché perdi filtro a centrocampo ovviamente, però mentre l'ho commentata e l'ho criticata in diretta, bisogna dire che Fabian e Zielinski hanno comunque fatto bene nel secondo tempo a 2 e il Napoli si è comportato bene. Il Napoli nel secondo tempo meritava il pareggio molto prima che arrivassero poi i 2 rigori, uno non dato e uno dato, bisogna dirlo, quindi quel cambio è stato giusto. È stato giusto. Poi magari puoi mettere Petagna prima, per dire, puoi togliere Mertens prima e mettere Petagna prima, ma mettere Zielinski più dietro è stato giusto. E Fabian non ha fatto malissimo. Però vi ripeto, quando la vedo live io posso aver visto qualsiasi cosa, quindi ve la dovete rivedere live tutta e vedere se dico bravo o dico no. Intanto Osimhen è stata la svolta della partita, capì? Versione Chievo, esatto. Cosa si voleva ottenere con Mertens prima punta e non sotto Osimhen? Non cerco alibi sul modulo, è che volevo una visione chiara per capire, io sono sempre pro a tutto. Roberto, esattamente quello che si è ottenuto con la Roma e con il Milan. Mertens che con i suoi movimenti si porta appresso i difensori e gli inserimenti li può fare Zielinski, li può fare Insigne e li può fare anche Lozano oggi, prima li poteva fare Politano. Signori miei, io prendo un attimo fiato perché ho l'onore e il piacere di avere ospite con me il giornalista Guido Gentile. Ciao ragazzi. Come stai, amico mio? Dai. Allora, ti chiedo, così prendo un attimo fiato, non dico un editoriale, ma insomma, che partita hai visto e se salvi qualcosa di questa sfida? Io ho visto una partita tutta sbagliata e così sono contenti i miei colleghi, perché paradossalmente
siamo stati fin troppo coraggiosi. Se tu vedi, Adesso non so se, scusa se ti interrompo perché ci sono dei rumori. Mamma mia. Questo entra dentro la stanzetta. Vai, continua. Allora aspettiamo le sirene. Nel frattempo stanno giocando la Champions, Sì, stanno andando a prendere Gattuso out. In realtà è stato un Napoli fin troppo coraggioso, ha dato troppo campo alla Juve. E quindi tutti quelli che amici, colleghi, addetti ai lavori che accuseranno che è andato a Torino timoroso, non è vero. Okay. Certo, dopo il gol ha avuto un po' di sballamento, prendere il gol a Torino non fa mai bene. Dobbiamo considerare che Zelinski ha tirato da 6,5 metri una palla alle stelle dentro l'area di rigore e Fabian Ruiz appena fuori dall'area di rigore, lo stesso azione, lo stesso tiro, ha tirato pure lui 10 metri sopra la traversa. Ronaldo ha avuto la palla di testa su bellissima azione sulla fascia della Juve e l'ha ciccata, e la seconda l'ha messa dentro, e questa perché poi ogni tanto ci si dimentica la cronologia delle azioni. Quindi per niente quando diranno è una partenza timorosa, no, molto campo, Napoli troppo lungo, con una Juve troppo lunga, e con questa squadra, perché il primo tempo ha fatto molto male la Juve sul lato di Di Lorenzo, andavano sempre in superiorità numerica, e poi hanno cominciato a far male molto di più sul lato di Yusai, e noi abbiamo sofferto sui nostri due punti deboli, lo sappiamo che sono sulle fasce. Yusai è stato spesso messo in mezzo a due. Sì. Però in realtà noi abbiamo chiuso la partita con 15 tiri a 12 a Torino. Il problema è che loro hanno il 67%, ed è il punto su cui ho battuto per tutto il campionato. Poi una volta sul Campiana Sport l'hanno accettato i miei numeri, quello che conta non è tanto quanti tiri fai. Napoli continua a essere la prima squadra del campionato, ma la percentuale di realizzazione, tant'è vero che in questo periodo, quando abbiamo recuperato punti, si sono verificate le due condizioni, cioè il Napoli ha aumentato la sua percentuale realizzativa e sono crollate nettamente quelle di Roma, Lazio, Milan, anche lui. Però è un problema che noi ci portiamo avanti da troppo tempo, cioè da Sarri in poi, perché anche prima di Ancelotti. Cioè il Napoli tradizionalmente negli ultimi 7-8 anni è una squadra che non è incisiva, anche questo termine a volte che dicono cattiva, la cazzima, tradizionalmente da Vinicius in poi il Napoli non è mai stato una squadra con questa famosa cazzima, manco la magica di Maradona, che io ho visto dal vivo. Qui è stato un Napoli fin troppo coraggioso, forse è stato poco operaio, forse poteva essere più basso, più cattivo, con alcuni giocatori, poi lascio spazio alle domande, forse non in piena forma, uno su tutti Lozano, ci può stare, al ritorno di infortuni fastidiosi. E loro invece hanno buttato veramente l'anima. Ho visto un Cristiano Ronaldo che in tutta la sua carriera non ha mai giocato così operaio e sacrificato, accettando. L'ho detto questo mi fa piacere che lo sottolinei, Guido, perché ho visto nel primo tempo che lui faceva il primo pressing, raddoppiava, aiutava la squadra, cosa che non gli ho visto fare per tutto l'anno. No, allora rispondo subito perché devo essere più bravo a questo ottimo. No, non dobbiamo dire così. Cioè, bisogna, capisco il tifo e anche chi mi accusa di essere, però c'è anche la qualità degli avversari. Ricordate per esempio il primo tempo delle uscite, neanche dal basso, oggi non abbiamo fatto tanti fazzoletti come dici tu, però Koulibaly mi passa male con un Demme marcato a 2, prendiamo un contropiede che per poco non fa gol Quadrado, e loro uscivano molto meglio, perché poi la qualità sui terzini, cioè se De Ligt è un giocatore che costa quanti? 90 milioni di euro e Rachmani 14, alla fine è chiaro. Mentre ringrazio Giuseppe Argento per la donazione, Yusai è stato saltato come noi salteremo il ponte del 1° maggio ovviamente, e quindi si rimanda. Bisogna sempre guardarle in prospettiva. Noi qualcosa abbiamo aggiunto quest'anno, qualcosa abbiamo tolto, e quello che abbiamo tolto, che è stato troppo, diciamo, criticato negli ultimi anni, è Caillon. A riguardare le partite, perché dico Caillon? Non solo sulla sua fascia, perché quante volte Caillon chiudeva delle diagonali, manco fosse un difensore, andando a chiudere sulla tre quarti, sui passaggi avversari, sulle ripartenze. Quindi noi
soffriamo ancora di più sulle due ali, sui terzini, perché effettivamente sia Politano o quando gioca al posto di Lozano e l'altra parte non coprono così tanto. Oggi Yusai in realtà non è che ha fatto questa partita disastrosa, ma veniva preso a 2. Sì, sono d'accordo. Insigne giocava più centrale. Allora, mentre ringrazio Pasquale Cervero o Cervero, non ho idea, per la donazione della domanda, perché è sempre così difficile scardinare le difese già schierate, contropiede o azioni veloci, calcio d'angolo poi il nulla, forza Napoli sempre. Per 2 ragioni, sempre la prima, devi avere qualità, e la qualità nel senso sulla tre quarti a un certo punto di avere sia la personalità che la precisione di quel passaggio filtrante decisivo, e questo non un po' manca, perché adesso Mertens te le dà la profondità. Oggi Mertens secondo me ha fatto una partita eccezionale, ma è una di quelle partite dove prendi 4 ed è sbagliato, perché a un certo punto, esasperato, era lui che andava sulle tre quarti a far ripartire l'azione, a prendersi palla, ad allargare su Insigne, e il problema è che se Mertens sta sulla tre quarti a fare il passaggio di apertura su Insigne, poi non c'è nessuno poi ma infatti è capitato nel primo tempo, specialmente nel primo tempo ho visto che arrivava forse solo Zielinski poi a riempire l'area e Di Lorenzo era libero per crossare, ma per nessuno. Quindi, per rispondere al nostro amico Bellino, perché poi a un certo punto ti serve quella qualità, che significa 2 cose: o essere Hamsik, che toglieva 2 tempi di gioco e quindi l'azione è più veloce e arrivi più velocemente sulla tre quarti, ma 2 cose non sono l'una che esclude l'altra, o avere almeno la personalità dell'ultimo passaggio. Se poi hai tutte e 2 le cose è ancora meglio. Ringrazio Andrea Mangano, sempre problemi di cose, per i complimenti al Napoli. Da Juventino avete fatto una bella partita nel secondo tempo, ovviamente sono contento della vittoria, ma abbiamo rischiato tanto. E ti chiedo, Guido, questo dubbio che abbiamo in chat: il fallo fuori dal campo vale come se fosse in aria, il contatto tra Lozano e Chiesa nel primo tempo, dopo che Chiesa ha già crossato? No, quello non dovrebbe essere rigore, per appunto le 2 ragioni, sia perché l'azione si è conclusa, sia perché comunque fuori dal il campo di gioco, quindi fino all'ultimo millimetro della linea bianca, perché ricordatevi sempre che le linee fanno parte del campo, quindi per esempio se tu fai fallo sull'ultimo millimetro della linea del calcio di rigore, è rigore. Come io non capisco, questa è una cosa che mi fa un po' arrabbiare, quando i giocatori mettono la palla dell'arco del calcio d'angolo fuori dall'arco, però la cercano di mettere fino all'ultimo millimetro, il guardalinea gli rimprovera, e però il campo finisce, altrimenti non ci sarebbe il fallo laterale. Però sinceramente, Valerio, c'era un rigore molto più clamoroso su Zielinski nel primo tempo, alla fine del primo tempo, ma non da tifoso, nel senso, lì è abbastanza strano che tu non vedi il calcione. Io sono un po' più... la sensazione, scusami, per questo si ha quella sensazione che evidentemente hanno parlato tanto al VAR sull'episodio Chiesa-Lozano, e appena c'è stato un episodio Mariani subito niente, non c'è niente assolutamente. No, abbiamo una classe arbitrale che non ha la personalità. Non voglio buttarla su bravura, corruzione, queste cretinate qua, proprio mi manca la personalità dei Casarin, dei Agnolin, cioè perché tutto quello che semini poi raccogli. Abbiamo seminato un clima molto omertoso in questi ultimi 20 anni, adesso lo paghiamo, perché secondo me la partita si è arbitrata molto male. Andavano presi dei provvedimenti del primo tempo su alcuni giocatori, meno male che tra l'altro Politano e Chiesa poi l'hanno finita lì, perché Chiesa gli dà quella spallata, lui poi gli fa quel calcetto di reazione. Tu non devi arrivare mai a far scaturire certe criticità in campo. A me non è piaciuto, non lo sto, attenzione ragazzi, non sto dicendo da tifoso, ha influito, proprio non mi è piaciuto, perché mi è sembrato sempre un arbitro in balia degli eventi, che gli è andata benissimo, perché poi sostanzialmente i giocatori, ci sta gli abbracci di Chiellini, no? Sono stati sostanzialmente corretti, non sono andati mai in escandescenza, ma più per il bravura dei giocatori che per proprio quell'arbitro di personalità. Il VAR è inesistente, cioè certe cose non si capiscono ancora adesso in Italia, proprio quello che dovrebbe servire a dare equilibrio, poi sempre l'arbitro che decide, però quantomeno equilibrio, cioè che il Crotone e la Juve vengono trattati tutti allo stesso modo, e trasparenza almeno nei confronti degli spettatori. Invece fomentano dubbi, e questo è il peccato sbagliato. Cioè, così bella il football americano, dove l'arbitro ti comunica via
microfono a tutto il pubblico allo stadio, io ho preso questa decisione per questo motivo, e nessuno va a protestare vicino all'arbitro, perché ormai è insito proprio nella mentalità degli sportivi, quindi sia che sei giocatore, che sei addetto ai lavori come noi, che sei spettatore, ormai non viene più messo in dubbio. L'anno che lo tolsero capirono che andava rimesso. Allora, altra domanda. Sì, a questo punto c'è questo cortocircuito, siamo troppo timorosi, non va bene, siamo troppo coraggiosi. Allora, è una domanda nella sua semplicità invece molto giusta. Ragazzi, la mentalità nello sport non l'acquisisci come l'interruttore della luce, accendi e spegni, ma partita dopo partita. Ecco perché sbagliano, colleghi miei, quando dicono coppette, vittoria dopo vittoria, schiaffo dopo schiaffo. Se questa è una delle sconfitte, diciamo, meno coscienti a Torino, perché noi abbiamo sempre perso tranne quella volta di Koulibaly nello stadio nuovo della Juve, se diventa realmente un pilastro su cui fondare piano piano, però ovviamente devi costruirci molto attorno, qualcosa è importante. Se è un fuoco di paglia, però in realtà non costruisci una mentalità di una squadra. L'Inter ci ha messo 4 anni per vincere lo scudetto. Chi dice che dobbiamo competere per lo scudetto dice una cosa che non fa bene ai tifosi, perché poi si innamorano di queste idee. Sono stati 2 anni molto importanti di costruzione di Spalletti con alcuni problemi, costruzione societaria molto importante, Marotta che fa pulizia di cape calde, eccetera, sì. Anche dal punto di vista mediatico, tutta una serie di messaggi di grande qualità anche da un punto di vista della confezione dei media, e poi la squadra è stata costruita tassello dopo tassello e Conte ha dato la ciliegina finale, ma l'Inter non è che ha acceso l'interruttore, ed è l'Inter una squadra che ha vinto 3 Coppe Campioni. Senza dubbio. Ringrazio Fabio Versatile. Mertens, dopo il colpo di Sandro all'inizio è sparito, c'è stato quel pestone, se non mi sbaglio. Sì, non credo più, però no, adesso si è un po' ripreso fisicamente, proprio perché quando tu hai molta difficoltà a far fluire l'azione in un certo modo, si è tagliato un po' fuori. Oggi non è una bocciatura a nessuno, perché a me non piace dire scazzo, ma per esempio Demme non ha dato né dinamicità né equilibrio né qualità, e Fabian Ruiz è stato veramente solo là in mezzo, preso dai venti della Juve, e poi significa ci sono stati luci e ombre. Che dice? Infatti su questo mi collego alla domanda di Enzo per parlare di Zielinski. Che ne pensi della partita di Zielinski? Secondo me deludente, si muoveva poco tra le linee o è stato chiuso bene da Betancourt? Oltretutto allora, aggiungo a questa domanda: quando Gattuso toglie Demme e mette Zielinski dietro, io ho detto però rischiamo che poi prendiamo l'imbarcata, ma mi sono anche ricordato di quando Zielinski e Fabiano giocavano a 2 a centrocampo a inizio campionato e avevamo più il controllo della partita. Zielinski meglio dietro oggi, partendo un po' più dietro. La Juve nel primo tempo ha tolto molto ossigeno, facendo anche un grande lavoro di sacrificio. Tu vedevi, sempre fissandomi su Mertens eccetera, quando Mertens è andato a prendere certi palloni, o anche lo Zanopolitano, e tu vedevi il Danilo della situazione che è arrivato oltre la metà campo della Juve, quindi dentro la metà campo del Napoli. Sì, è vero, cioè Zielinski ha sofferto paradossalmente di più nel primo tempo, quando doveva essere più avanzato, e meno nel secondo tempo, ma perché aveva quei 5 metri di aria in più partendo da dietro, che poi lui la qualità dei piedi, lo sappiamo, ce l'ha sia a destra che a sinistra. Non fa lo stop all'inseguire di Osimhen, ma fa il controllo orientato che già gira e già si trova fronte alla porta. Bisogna riconoscere i meriti agli avversari, sia tecnici che tattici. Diciamo, oggi la Juve ha fatto una partita intelligente, operaia, anche con punte di qualità, perché poi ha messo Morata, Ronaldo e Chiesa, che nessuna squadra di Serie A può mettere insieme. Certo. E noi abbiamo fatto una partita molto diversa rispetto a quella a Napoli, quindi siamo stati più alti, gli abbiamo concesso qualche ripartenza di troppo. Siamo al posto che meritiamo. Caro Raimondo, io a inizio campionato ho detto che nel caso il Napoli arrivasse quinto sarebbe un risultato eccezionale,
e sono forse l'unico in Italia che l'ha detto e ha continuato a portare avanti questa idea per ragioni troppo lunghe, se no poi Valerio mi rimprovera. È un quinto posto, non si passa dal settimo posto al secondo o terzo posto, vedi l'Inter. E quindi il quinto posto sarebbe veramente eccezionale, perché sportivamente parlando significa far fuori Roma e Lazio. Bisogna sempre considerare che è un po' come quando una squadra di Formula 1 supera ai box, no, gli avversari. Non vedete il pareggio, detto Napoli e Juve siamo agli stessi punti. Bisogna vedere che, aspetta, te lo dico, che nel girone di ritorno il Napoli ha solo un punto in più rispetto al girone di andata, quindi in realtà non sta correndo così tanto, perché quel bene che ha fatto poi dovete togliere le sconfitte di Genova e Atalanta. È un po' complesso da spiegarvi, però la preoccupazione è Inter e Lazio. Il Napoli su queste 6 partite, che più o meno affrontava più quella della Juve, 4 erano scontri diretti, cioè Milano, Roma, Inter e Lazio, e nessuna squadra concorrente ha 4 scontri diretti in queste 6 partite. In mezzo c'era Crotone e poi Sampdoria, che è una squadra tosta. Ci chiede Salvatore: non concepisco Yusai a sinistra, meglio uno scarso sinistro a sinistra che uno scarso destro fuori ruolo, e da questa secondo me non ce ne usciamo mai, perché ogni tanto Yusai fa la prestazione, lo stesso Mario Rui è un po' discontinuo. Cioè, tu allenatore che scelta fai? Ma io penso, e qua noi così confessiamo un po' di cose agli amici bellini. Una volta dissi a Valerio: la ragione per cui io non faccio le pagelle è perché dovrei avere la possibilità dopo la partita di poter chiedere tutto quello che voglio all'allenatore, in modo tale da sapere i compiti che l'allenatore aveva affidato a un giocatore, perché tu potresti mettergli un voto basso, valuti ovviamente solo quello che hai visto giustamente in maniera onesta e attenta in campo. Mi lego proprio, feci proprio l'esempio, ti ricordi privatamente di Yusai. Io penso che in astratto l'idea era: Mario Rui è in parte fisicamente più piccolino e soffrirebbe probabilmente, mi tende a essere quasi una mezzala d'attacco aggiunta, e io ho bisogno con quelli due lì di Yusai, che è più bravo a coprire, un po' più forte fisicamente. Napoli non è una squadra già di base forte fisicamente, quindi già soffre con tutto, e quindi potrebbe essere che il progetto tattico di Gattuso era inizialmente, non era manco sbagliato: io non devo andare troppo sotto nel primo tempo e posso provare in progressione, cosa che poi è avvenuta, perché poi per un pizzico tu forse non l'hai pareggiato. Però Yusai poi è stato preso in mezzo. Sul fatto del destro e sinistro, la cosa che rispondo all'amico Bellino: ragazzi, noi abbiamo un problema da tanti anni atavico sulla sinistra, quindi alla fine non siamo riusciti a comprare questo terzino sinistro. Gulam torna, non torna. È già un miracolo che abbiamo Yusai che si può adattare a sinistra, pensiamo se non ci fosse. Però io credo che l'idea era quella di tenere la botta sulle due ali e non rischiare. Tra l'altro Mario Rui, lo sappiamo, ha un carattere fumantino, non è tanto per la diffida, perché tanto ormai prima o poi si prenderà l'ammonizione. Questo però appunto sarebbe una di quelle cose da chiedere a Gattuso a fine partita, mai con l'animus non è buono, è scarso questo giocatore, perché poi le idee di un allenatore dovrebbero essere la maledizione di Zuniga, sì, è vero, che rinnovò e subito dopo si è fatto male e non abbiamo mai capito che cosa è successo, e da lì è nato, dalla maledizione di Zuniga, che ricordatevi era un esterno d'attacco destro che Mazzarri ha adattato a esterno basso anche a sinistra. Un po' come oggi sta facendo Guardiola con Cancelo, che lo ha completamente dirottato sulla sinistra per far giocare anche Walker a destra. Stesso discorso Gabriele Russo, bravo, perché probabilmente Gattuso aveva, come ha fatto nelle ultime partite molto bene il Napoli in Mertens, bisogno di un giocatore che duettasse, sapendo che la Juve ti toglie area, spazi, ti pressa, che duettasse con qualità, cosa che tra l'altro Mertens ha fatto quelle poche volte che è riuscito a entrare nei meccanismi del gioco e desse profondità alla squadra. E Osimhen ancora è molto latitante nei movimenti d'attacco,
d'altronde c'è chi ha avuto dei grandi maestri, Insigne ha avuto Zeman e poi Benitez. E l'idea forse non è male, perché ha detto, se poi le squadre si allungano, dobbiamo recuperare un risultato, addirittura siamo in vantaggio sull'1-1, Osimhen è perfetto. Si è visto in queste partite quando la differenza di qualità, di fluidità della manovra, di come anche Mertens, facendo certi movimenti, apriva alle entrate soprattutto di Zelinski a volte di Fabian. Quindi credo, altra domanda che noi dovremmo fare a Gattuso, ma siamo in silenzio stampa. Come sempre, quando si gioca ogni 3 giorni, il Napoli è privo di identità. La Juve ci ha distrutto il primo tempo e ci ha lasciato il pallino del gioco al secondo tempo. Allora, ma vedi, troppo, secondo me è un giudizio. Io sono più preoccupato, lo dico agli amici bellini, lì mi arrabbierei parecchio, della partita di Genova, perché lì non devi perdere altri punti, che oggi senza identità. Cioè, la Juve vale da bilancio, poi lo faremo poi questa chiacchierata, forse no, 3 volte e mezzo il Napoli. Non è che non può esserci questa differenza poi a Torino. Tra l'altro andate a vedere nella storia degli ultimi 20 anni quante volte la Juve ha perso 3 partite di seguito o 2 partite di seguito in casa. Cioè, quando io mi fisso, poi alcuni amici bellini c'è i numeri, ma nel calcio la statistica che va studiata, applicata appunto oltre che le regole del gioco, a tante cose, non è acqua fresca. Il Napoli oggi ha fatto una partita con delle qualità che ha, evidenziando delle sbavature che non è che ha avuto oggi, e sono sbavature che tu in parte compensi se hai la possibilità con acquisti di valore, e in parte quello che disse con quella grande lezione Benitez in Francia, allenando. Guarda, l'amico Bellino ci porta a dire per esempio una cosa, di quanto secondo me è migliorato tantissimo negli ultimi 2 mesi Fabian Ruiz. Vero. In un ruolo che non è suo. E qua guarda come si trova la domanda, perché si trova proprio parlando, ringrazio Paco, ciao Guido, ma a parte il terzino sinistro che è fondamentale, secondo te non avremmo bisogno di un buon regista a centrocampo, che è un Paco, po' quello che si è trovato a fare Fabiano nell'ultimo periodo? Paco, hai fatto una bellissima domanda. I problemi del Milan nacquero quando per questioni di soldi non rinnovarono Pirlo, che a parametro zero andava alla Juve. Il Milan, che aveva la squadra più forte del campionato, provò tutti, solo io perché non passai per Milanello, e quindi provò ad adattare Kakà, provò ad adattare Seedorf, provò ad adattare tutti. Aveva il più grande comparto di mezzale, non solo di Italia. L'errore è quello di non aver avuto anche un giovane Pirlo. Ho detto, io a questo punto do via Pirlo perché non ci credo più. C'ho un giovane Pirlo che è meno forte di lui, però non snaturo la squadra. Snaturò la squadra e alla fine tutti questi giocatori adattati non rendevano Pirlo, e in più tu ti toglievi la possibilità di avere Kakà. Ecco, l'errore, tornando alla tua domanda, è stata: io ok, voglio anche cederlo Jorginho, e cedo pure Diawara però, ma prendimi un giovane ragazzo in modo tale che tu, Caglion continua a fare Caglion, Insigne continua a fare Insigne, eccetera. Noi ancora adesso, per questioni che alcune cose poi vi posso dire, altre no, non abbiamo capito questo famoso centrocampo del Napoli, come deve giocare, chi deve giocare. E per esempio c'è un giocatore che viene penalizzato tantissimo, che è Elmas. Sì. Ed è uno, diciamo, dei più che vedi. Oggi non sarei tanto cattivo con la partita del Napoli, lo so che fa male sempre perdere, poi figuriamoci con la Juve, è una partita che è una finale realmente, perché oggi dentro o fuori, però quei famosi difetti, quelle sbevature, io, Valerio lo sa, un segreto, mi arrabbiai molto a Napoli-Roma, e lui si arrabbiò con me. Napoli-Roma, il Napoli non ha giocato bene, gli è andato tutto bene. Quindi certo che serve un regista, ma bisogna innanzitutto capire chi sarà il prossimo allenatore del Napoli, perché se è Juric si cambia tutto, se è un altro. Gattuso probabilmente poi a un certo punto sta provando a salvare la stagione, quindi non ha né il tempo né la protezione né nulla per poter
impostare un discorso da qui a 2 anni. Ho detto io a questo punto imposto un discorso da 2 anni e mezzo e posso incominciare anche a lavorare proprio durante la settimana su questo giocatore che mi faccia questo ruolo. Per esempio l'ha fatto, secondo me, molto bene con Fabian Ruiz, che sta giocando in un ruolo Di Lorenzo, giocare a sinistra e a destra. E beh, se non lo fanno, voi dovete anche considerare che poi i giocatori non è che sono dei robot, parlano con l'allenatore, casomai dicono, ogni giocatore poi davanti al microfono dice sempre le stesse cose, no? Io sono a disposizione del mister, Certo. anche se mi dice di portare l'acqua lo faccio. Poi casomai si lamenta, il procuratore rompe le scatole ogni giorno perché lo fa giocare in una posizione dove rende di meno, rendono di meno i suoi soldi. Ci sono tanti parametri che la gente non conosce, ecco perché io invito sempre a essere meno istintivi a spaccare sedie sui canali YouTube e più a ragionare. E sia lo provano nell'allenamento, sia parlano con l'allenatore. Voi dovete sempre considerare il fatto che nessuna persona al mondo, anche un allenatore di Serie B, vuole perdere, e quindi nessuno metterebbe mai nelle condizioni un giocatore di essere scontento, rendere meno bene di quanto potenzialmente può fare, perché poi la partita dice sempre tutto. Giustissimo Guido, e poi come ricordavo prima Valerio, negli scontri diretti siamo avanti rispetto alla Juve che deve ancora acchiappare l'Atalanta. No, il problema Quindi, ragazzi è il calendario, cioè questo incontro è decisivo perché l'Inter vincerà lo scudetto fra 2 o 3 giornate e incontra la Juve alla penultima. Se oggi quindi lì incontrati... non c'è più scontro diretto. No. La capolista se ne va, salutiamo l'amico quanto è interista. sbagliato quando si dicono certe frasi, bisogna incontrare tutte cose, un incontro sulla carta 3 punti sono 3 punti, ma cioè l'Inter le ultime 3 partite c'è Roma, Juve un altro, cioè la Roma incontra l'Inter quando è campione d'Italia, noi l'abbiamo incontrata, l'abbiamo pure battuta quando i 3 punti servivano allora a noi. Capovolgi la cosa, oggi si incontrano Inter e Juve con l'Inter con la schiacciasassi che non ti deve lasciare nessun punto, ecco perché sono preoccupato fra 2 domeniche, e il Napoli incontra l'Inter in passerella alla penultima giornata, cambiano le cose. Sì, mi ricollego a questo discorso che le partite, cioè il calendario è diverso a seconda di quando le incontri, anche sotto questo punto di vista, perché Manu ci dice Rabiot sarebbe dovuto essere squalificato all'epoca se si fosse giocato, mamma mia ho indovinato tutti i congiuntivi con Guido Gentile si fosse giocato quando si doveva giocare, ma ovviamente poi l'ha scontata invece alla prima partita utile, e anche questo fa parte di questo cortocircuito che si è creato rimandando quella partita inizialmente, e poi tutte le cose hanno fatto in modo che si è giocata in questo momento comunque in mezzo a 2 partite come Crotone e Sampdoria e comunque senza riposo. Bella domanda che ci porta a fare altre osservazioni. Sempre cerchiamo di valutarle in maniera calcistica, anche come non fosse Juventus-Napoli. Secondo me quest'anno si è fatto un grande pastrocchio e invece di risolvere i problemi, ovviamente anche per il modo di affrontare giornalisticamente il calcio che è da tifosi e non da giornalisti, questo è sbagliato, perché si sono creati, tu hai chiamato cortocircuiti, no? In realtà Valerio sono dei vuoti normativi, perché è molto difficile che accada, però a volte accade anche per giocatori di movimento. Mettiamo che Chiesa faccia 38 partite su 38 con la Juve, però avendo giocato la terza partita con la Fiorentina ci troveremmo in un paradosso che non è quello di Zona Futuro, dove Chiesa ha fatto più presente di quante sono le partite di un campionato. È incredibile sta cosa. Quindi molto peggio del Rosso. Allora, innanzitutto, tu lo sai privatamente che io con te lo dissi subito, cose che giustamente gli amici bellini non fanno, tutte le chiacchierate che uno si può fare. Questa partita si doveva fare prima della Supercoppa, lì la Lega è venuto meno, in modo tale anche perché poi quando tu finivi il girone di andata era finito per tutti. O quantomeno prima, a questo punto non l'hai fatta prima della Supercoppa, voluto giocare la Supercoppa, fai prima Juventus-Napoli, quando si è giocato al San Paolo Maradona, e oggi giocavi. Quindi invece di correggere un errore ne hai fatto un altro, e quando nella vita, non solo nel calcio,
non correggi un errore e fai lo struzzo, fai peggio. La mia preoccupazione da amante dello sport, che significa competere al massimo delle proprie possibilità in maniera chiaramente leale, che cosa state facendo adesso voi Lega per correggere questo buco normativo? Non se ne parla proprio, sbagliato, molto sbagliato. Ma ripeto, non perché si sono affrontati Napoli e Juventus, potevano essere anche Ternana Avellino, che la Ternana è andata in Serie B, qualunque squadra. Ho detto, ma non ci avevo mai pensato. Ok, si è verificato, adesso non solo ci devi pensare, devi intervenire. Fabio ci ringrazia, voleva mandarti un abbraccio. Grazie. Per le lucide analisi. Arriviamo quarti e festeggiamo con te, speriamo, Fabio. Allora, ti faccio dire a te un TVB, Guido, perché questo non c'è niente di che. Non c'è niente intanto, di che. No, vabbè, ma era distratto perché intanto è 2-1, quindi bravo. Non ha manco visto tutta la partita. E già questo ti dequalifica, caro amico, perché. Ma aggiungiamo e fammelo di, perché io veramente sono, hai capito, sono triste perché volevo pareggiarla e quindi così, ma guardate che c'è una grande differenza tra 2-0, 3-0 e 2-1, visto che noi abbiamo vinto 1-0 all'andata. Posso dire una cosa, Valerio, posso dire una cosa dura? Non ho potuto scrivere questo articolo. È molto grave quello che ha detto questo amico Bellino, perché è irrispettoso di tutto quello che sta accadendo nel mondo. E va molto peggio del TVB. Allora, diciamo che io fossi uno speologo. Esco dalla mia grotta, accendo il televisore e vedo quello che non c'è, sento i commenti. Da quello che sento, io devo pensare che tutti i problemi di questo mondo, anche l'assassinio di JFK, dipendono dal Napoli. Mentre io non sono uno speologo, sono un giornalista. E quando è successo quell'episodio, ho pensato questo, no? Houston abbiamo un problema, che era ben alto del 3-0. E ve lo spiego come un esempio, visto che io provengo, una parte della mia famiglia, lo sai, è studiosa ad altissimi livelli del diritto. Mettiamo che c'è una signora, un'anziana signora, per bene, che sta annaffiando una piantina. Siamo seri su questa cosa, ragazzi, perché quello che ha detto l'amico non esula dal calcio, è veramente una cosa molto brutta, che non è stata affrontata bene in Italia. Torno all'esempio. Sta annaffiando la piantina, cade il vaso e uccide un passante. È chiaramente una tragedia, ed è una tragedia che comporterà chiaramente delle azioni che riguarderanno quantomeno due famiglie, la famiglia dell'anziana signora e del povero passante. Ma a Valerio, a me, all'amico che ha scritto quel messaggio infelice, no. Altro esempio, diciamo che la signora sta annaffiando una piantina, non succede niente, ma crolla tutto il palazzo. Quel palazzo non è costruito in cemento armato, ma con una tecnica innovativa di fibra di vetro di carbonio, invento una cosa. Il problema, che chiaramente a questo punto le azioni penali, il risarcimento riguardano a tutte le famiglie abitanti del palazzo e eventualmente qualche passante, ma non è l'unico palazzo costruito con questo nuovo sistema. Ce ne sono altri costruiti nel mondo. A questo punto che si fa? Qual è la decisione? Si devono sgombrare questi palazzi, si devono mettere in sicurezza? Ecco, questo era quello che era accaduto quella partita. Cioè una persona seria che non si ferma a questo punto alla Juventus Napoli avrebbe detto quello che io ho scritto, però poi le strade devono prendere delle direzioni diverse. Era Houston abbiamo un problema, ovvero ci si può infettare anche in un campo di calcio. E un giorno e mezzo non è un lasso di tempo sufficiente al 100% per dichiararmi, diciamo, negativo, perché noi avevamo il caso che un giocatore del Genoa il giovedì, uno il sabato, si giocò Napoli-Genova e poi durante tutta la settimana abbiamo avuto fino a 23 casi. Qui a me potevano anche prendersi non il 3-0, il 27-0, ecco il mio esempio. Il problema non era quella partita a questo punto influiva su 6 squadre, quelle che lottano sulla Champions League, manco per la Sampdoria, quindi ecco l'esempio della casa. Ma
Parigi, Paris Saint-Germain, di quella partita non se ne fregava niente, come il Bayern Monaco, il Manchester City. Del coronavirus invece e della possibilità che tutti si possano infettare anche in un campo di calcio e che tu puoi risultare positivo anche 3 giorni dopo, 4 giorni dopo, c'è bisogno più e tant'è vero che abbiamo visto quello che poi è successo in tutti i campionati e ultimamente nella nazionale. Ieri un altro positivo. Quindi lì la notizia era: Houston, abbiamo un grosso problema, senza considerare ultime due cose. Quando si scrivono cretinate, e ripeto, questo io non mi frega niente del commento dell'amico Bellino, il 3-0, per me poi vince anche 8-0, ma stiamo parlando della salute di 7 miliardi di persone a questo punto, potenzialmente. Pensa che cosa infelice è scritto. Che si fa? Senza considerare che ci sono le fonti del diritto e la gerarchia del diritto, che non è acqua fresca, e la seconda considerazione da fare è che questo famoso protocollo comunque era stato fatto a giugno, quando in Italia c'erano pochissimi casi, e quando si è giocata, non giocata quella partita, eravamo a 20, 30, siamo arrivati a 40.000 casi al giorno, e era un po' diversa la situazione. Senza dubbio. Raimondo ci chiede, e qua rischio di... No. Falso. Falso, ok. Risposta semplice. Perché si poteva aprire una serie di... Stefano Iovinella, ciao Vale, ma no, penso che come siamo scesi in campo neanche per 20 anni avremmo fatto gol, che peccato, sempre Forza Napoli, al di là del risultato. Però Valerio, fammelo dire, io mo apro le mie statistiche, proprio un quanto pessimismo. Allora, prima di questa partita, il Napoli con una partita in meno aveva 451 tiri, di cui 210 in porta. Per darvi l'idea che chi sta vincendo il campionato, l'Inter, ne ha 382. Solo che l'Inter c'ha il 35% di realizzazione, il Napoli il 29%. Cioè le altre squadre, perché con una partita in meno, Milan 400, Napoli sempre 451, la Roma 390, l'Atalanta è quella più vicina a Napoli, 440, la famosa Juventus 406. Quindi il Napoli crea i presupposti, ma non segna. Allora, se vi dico il Napoli di Sarri, no, scusate, no, perché vedi, allora, il famoso Napoli di Sarri, l'ultimo Napoli di Sarri, quello che perse lo scudetto, e questo è inconfutabile, mi spiace amici bellini, Napoli fece a fine campionato 548 tiri, di cui 317 in porta e 77 gol, con una media realizzativa, i 91 punti di Sarri, del 24,9. La Juve vinse lo scudetto, udite udite, con 437 tiri, 120 tiri in meno del Napoli, 260 in porta, cioè contro è una media realizzativa del 33,5%. E tutti ci diamo il Napoli dei 91 punti, cioè 548 tiri a 437. L'anno dopo, non vi dico tutti gli anni, cioè io le studio nel corso degli anni, quindi questo è un problema, non mi metto, se no annoio, voglio tante domande, no. Non è un problema di oggi e della partita di oggi. Questione di precisione, non ingarrano la via del gol. Cioè, noi oggi siamo andati a Torino e comunque abbiamo fatto 15 tiri, non tutti precisissimi, quello è il problema. Ci sono stati degli anni dove siamo usciti da Torino con 3 tiri tentati, anche un po', insomma, tirati per i capelli, eccetera. Quindi oggi è mancato quel pizzico che poi ti giustifica la posizione che hai in classifica, che se tu avessi avuto quel pizzico in più è tutto di conseguenza, però ripeto, non è oggi il problema, è giorno dopo giorno, ma anche il famoso 91 punti, dove tra l'altro vincemmo, però in casa perdemmo. Non lo so se vuoi rispondere qua, perché il protocollo... No, cioè il protocollo prevede l'ASL, dovete smetterla, allora, ma non è colpa sua, perché non è arrivato il messaggio. Il protocollo prevede l'ASL, punto e basta. Gli rispondo non a lui, a te, perché è irrispettoso come l'amico di prima Bellino, perché stiamo parlando della salute di 7 miliardi di persone, e quindi se per te conta più una partita di pallone che la salute di 7 miliardi di persone, amico mio, il canale di Valerio però non so manco io commentare, perché significa che proprio vengono meno dei
valori etici e morali che secondo me sono imprescindibili della vita. E qua rischio di fare la morale. Io ho un'associazione culturale, come tu ben sai, e mi occupo, che è costretta adesso a fare le cose in, diciamo, online, in DAD, come le... A questo punto, quando mi fu chiesto, ed è una cosa vera, cioè non è un esempio astratto, facciamo anche un protocollo, eccetera. Allora io faccio un protocollo, è un'associazione con tantissime persone che mi seguono, che sono più dei giocatori della Serie A. I giocatori della Serie A sono 500, 25 per 20 squadre sono 500 giocatori. Quindi se la dobbiamo mettere da un punto di vista numerico, sono più le persone che seguono la mia vita e il mio lavoro che i giocatori delle squadre di Serie A. Amico Bellino, ma ti pare che l'ASL debba stare appresso a tutti i protocolli di qualunque possibile immaginabile cittadino in Italia, da chi ha il circolo degli scacchi, del bridge, eccetera? Ma hai detto una cosa talmente stupida che è incommentabile. E mi sembra che ci sono stati più di un direttore dell'ASL che l'ha spiegato. Tant'è vero che ha detto noi non solo non siamo tenuti a rispettarlo per legge, perché c'è una gerarchia delle fonti, ma non c'è stato nemmeno ricapitato proprio per questa ragione, perché a questo punto Valerio da New York fa un suo protocollo per una sua associazione musicale dove si mettono d'accordo tutte le persone seguaci di Valerio per seguire una serie di concerti nonostante la pandemia e firmano questo protocollo, e l'ASL di Napoli deve seguire il protocollo di Valerio, il protocollo del circolo degli scacchi, del bridge, del calcio. No, è chiaro che il calcio ha un'influenza, quello professionistico, perché poi invece quello dilettante è stato fermato, talmente forte per il giro d'affari che muove, che non è poi tutto in positivo, però, che si è dato delle regole, amico Bellino, perché si è comportato male, perché società di calcio, tra cui la tua, si erano spesi soldi di partite che non si erano ancora giocate. Questo dovrebbe indignare molto i cittadini, che prima di essere tifosi dovrebbero ricordarsi che siamo esseri umani. Ovviamente si è dato un protocollo in un periodo quando c'era forse la speranza, la legittima considerazione che forse era finito tutto. Però quando hai visto che la cosa era... Cioè noi abbiamo passato una Pasqua in lockdown a casa senza vedere manco due amici, no? Però sì, hai ragione tu, il protocollo. A questo punto chiunque dal circolo delle bocce però vedi, le palestre sono chiuse, le piscine sono chiuse, eccetera. Quindi già il calcio ha vissuto di un privilegio che io non contesto, che comunque molte altre realtà non hanno avuto. Di qualunque tipologia umana, da quella sportiva a quella culturale, che è quella più, diciamo, in difficoltà adesso, quella musicale. Tu ne sei un esempio. Noi abbiamo la stessa vita, no? Siamo divisi tra calcio, tu musica, io cinema, e sai benissimo. Quindi la risposta tecnica è questa: nel diritto esiste una gerarchia, credo che la trovi a pagina 1 del diritto privato, del diritto costituzionale, che vede la Costituzione come la fonte primaria del diritto e usi e consuetudini, in modo faccio il professorino purtroppo, come ultimo qua. Quindi il protocollo del protocollo della Società Sportiva Calcio Napoli insieme a Juventus Inter è il gradino sopra usi e consuetudini. È molto sotto un decreto legge, un decreto legislativo, a una legge, cioè, ma molto 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 sotto. Tant'è vero che la stessa Costituzione a volte prevede quelle che si chiamano riserve di legge. Scusa, dico che fanno le domande, pensano di fare i furbi, a questo punto facciamo informazione. Che cosa significa avere una riserva di legge? Che la Costituzione demanda poi alla legge di normare quella, come è successo per il referendum, no? I referendum sono previsti dalla Costituzione, ma la Costituzione poi prevede appunto la possibilità attraverso una legge di specificare quando vengono emanati, quando si vota per il referendum, detto, ma non prevede il protocollo per una squadra di calcio per una pandemia. Ti interrompo, Guido, sai perché? Perché prima di tutto volevo ringraziare Paco che ci spiegava una cosa. Sono imbucati, non sono amici Bellini. Tu con grande, insomma, simpatia continui a chiamarli amici Bellini, anche quelli che non lo so, ma giustamente, perché si trovano qua e lo potrebbero diventare così. Ma vedi, quando ci chiedono di parlare della monetina di Alemao, allora io ti voglio anche fermare, ma come faccio? Ti faccio rispondere. Addirittura ti permetti di citare Totò.
Stai attento quando citi Totò perché vai in difficoltà. Imbucato, non bellino. Hai ragione, assolutamente. Anzi, sicuramente Alemão è responsabile di tante. Io non sono molto convinto, infatti, sul il rapporto Warren su JFK. Dovevo chiedere a Alemão quel giorno cosa stesse facendo. Ho detto, che facevi nel 1963 a novembre, all'11 novembre a Dallas? Senti, torniamo un attimo al campo. Sì. Angela mi chiedeva che aveva visto un fallo di mano. Io non ricordo di quale secondo me episodio era si più tratta. fallo di tratte, sì, no, me lo ricordo bene, brava, le domande intelligenti vanno omaggiate. Secondo me c'era un po' più un abbraccio di Chiellini, che il fallo di mano era molto attaccato, mamma mia, quei falli di mano non appalliamoci, secondo me, a prescindere dalla volontarietà, è vero che la palla non può proseguire la sua azione, viene deviata, ma assolutamente, per come vedo io il calcio, non solo diciamo, cercando di studiare e applicare il regolamento, lo escluderei proprio. Il contatto, ci sono stati solo 2 replay tra l'altro, vedi quanto è importante invece avere più possibilità, perché quello frontalmente ti dava l'idea di no, quello di lato da dietro la porta ti dava maggiormente l'idea, Vero. però secondo me non appelliamoci. Ma il VAR non problema, ha fatto la mai. stellina, l'abbiamo detto prima, brava, una domanda. Io ho una posizione molto netta dall'inizio, che il VAR doveva essere come la goal line technology, cioè a questo punto avere un utilizzo equo per tutti, ovvero, te lo dico proprio subito, il VAR dovrebbe controllare tutti i gol, tutti, a prescindere, non che lo chiami, non lo chiamate, eccetera. Se c'è una discrepanza tra quello che ha visto l'arbitro e il VAR lo avvisa per sempre, senza chiaro, evidente, non evidente errore, l'arbitro lo deve andare a vedere senza avere paura che ti tolgono soldi dallo stipendio, discussioni, e poi decide lui. Quantomeno avresti la trasparenza per tutte le squadre, che ogni azione, gol, ricordi, viene visionata per diritto, e che per diritto l'arbitro va sempre a vedere quando si è in contraddizione. Poi l'arbitro, chiaramente deve essere lui, perché è la persona più importante in campo, che decide. Se si applicasse in questo modo, sarebbe molto più semplice. Poi rispondiamo nel corso a Milan e spieghiamo invece perché è un po' difficile. Intanto tu non avresti tutte quelle dietrologie che creano malumore, sospetti, eccetera. Non lo si vuole fare e non sono io il legislatore manco del calcio. Però ricordate, all'inizio della goal line technology la Juve sempre circondava gli altri, adesso nessuno più protesta quando dice l'orologio. Questo perché? Perché sanno che non c'è un'influenza di favore o non favore, eccetera. Se noi arriviamo ad usare così il VAR, faremo un grosso favore alla qualità del calcio. Il Milan ha fatto, devo rispondere a quella domanda, 43 punti nel girone di andata, significa che ne deve fare meno di 32 nel girone di ritorno per fare meno di 75, deve proprio crollare, cioè il Milan basta vincere 4 partite nel girone negli ultimi 9 che ha. Un po' come quanto fatto da Benevento bene nel girone d'andata, che si è potuto poi permettere di allora invito l'amico Bellino, non so se poi Bellino, invito insomma agli spettatori, ecco, così non posso, perché sennò farei uno sgarro a chi effettivamente è una persona garbata che vuole parlare di calcio e chi vuole provocare. Io ho scritto un articolo sul caso Orsato, sempre col mio tono ironico. Nel calcio le scuse sono sempre, come si può dire, ormai fuori tempo massimo, perché tu dovresti intervenire immediatamente sulle cose. Quindi ormai quello scudetto ha provocato delle squadre in Champions League, ha provocato delle retrocessioni, ha provocato tutta una serie di cose. Come fai a cambiare? Servirebbe la macchina del tempo. Quindi ce ne sono tante in Italia. Il mio problema è questo, no? Non è mio, non personale, diciamo, cerco di vederlo da un punto di vista generale di tante persone. È che quando c'è stato Calciopoli, di nuovo tipo Houston, abbiamo un problema. La prima preoccupazione non era colpire o meno la Juventus, eccetera. Noi abbiamo fatto una brutta figura a livello mondiale e nei libri di storia verrà trattata come il più grande caso di scandalo sportivo della storia di qualunque sport.
non dobbiamo, e perderemo credibilità, perché poi da quel momento il calcio italiano ha incominciato a perdere sempre di più di sponsor, di introiti, di diritti televisivi, cioè alla fine è un prendersi in giro, però invece erodi. Perché? Perché hai fatto qualcosa di molto grave. Quindi la prima preoccupazione degli organi competenti doveva essere nevermore, mai più. Dobbiamo creare un sistema trasparente in modo tale che nessun tifoso possa eccepire, a prescindere da quelli che sono gli sfoghi di pancia che non valgono niente, un dubbio di trasparenza. Invece si è creato un sistema ancora più omertoso. Questo era il problema, perché tu dovevi creare delle regole talmente inattaccabili, l'errore umano sull'arbitro, sul calciatore c'è, il problema non è l'errore umano, è come questo errore viene affrontato, ed è stato affrontato con omertà. Volevo giusto tant'è vero che poi leggere. sì, dimmi. No, farti leggere i complimenti di Sergio. Questa è la sana informazione che vorrei vedere e sentire anche in TV, e questo Grazie. Quindi mi piace. per doppia risposta, poi ce ne sono tanti di scudetti controversi, e questo è il problema, perché io posso pure accettare che ce ne sono stati tanti, però si mette veramente una linea da questo momento, quantomeno non c'è più il dubbio dopo, cioè se c'è un errore e qualche tipo, quelli che entrano a fare le provocazioni, vengono bollati come scemi del villaggio, perché il sistema è tutto trasparente. Chiaro. Speriamolo, perché non so se tu puoi, così chiarisco una cosa, se ti posso mandare un file, lo puoi far vedere agli amici Sì. Bellini, quando io ho fatto il video con te. Questa domanda mi dà l'occasione di specificare meglio una cosa. Vediamo che può essere utile. Facciamo tutto in diretta, ragazzi. Vai, provaci. Un secondo, te lo mando con Messenger. Vai, sì. Perché così vi spiego quando uno usa una determinata espressione, che a volte non sono frasi fatte, ma allora. Nel frattempo io faccio vedere anche per completezza gli XG della partita di stasera, dove bene o male c'è un equilibrio generale. 1,61 la Juventus, 1,36 il Napoli, quindi bene o male quello che si è visto in campo, quello doveva succedere. Ora, al di là delle azioni da rigore che ovviamente gli XG non riportano. No, perché alla fine io l'ho detto, chiaro, sto arrivando il file. Se lo riconosce. Nel frattempo ringrazio Luigi Della Vecchia, sono belli i complimenti, ma facciamo anche qualche donazione. Ragazzi, un like è ben pagato. C'è Rita Pavone che si sta pavoneggiando e non arrivano i like. Com'è possibile? Grazie Luigi. Da Juventino, complimenti al Napoli, noi abbiamo vinto per 2 magie e per la grinta messa, poi ottimo Napoli e Buffon. È stato quelle 2 o 3 parate nel secondo tempo, allora, col tiro di Fabio. Ti ho inviato il file. Sì. Vedi se ti arriva. Vado subito. A dura prova anche i potenti mezzi. Ce la possiamo fare. Allora. Ti presento Falco 75. Piacere Falco 75. Allora, eccolo qui. Ci clicco. È tutto in diretta, quindi non era preparata. Tranne il fatto che io dai con me, ecco, perfetto. E rispondo al fatto di Osimhen. Ora vi spiego. Quando io ho usato il termine di valore anomalo di Osimhen, non ho assolutamente detto un bidone, non è bravo, piedi, com'è che dicono, telefonati tutti i miei colleghi.
Perché se io ho preso in esame le 14 campagne di De Laurentiis, tutta, insomma, del ritorno della Serie A, escludiamo per una certa omogeneità la Serie B e la Serie C. Se noi consideriamo un range di possibile, cioè, intervento dai 5 milioni di euro ai 25 milioni di euro, chiaramente l'ho stilizzato, cioè gran parte degli acquisti del Napoli si sono concentrati su questo intervallo di spesa, chiamiamolo così, con due elementi che sono proprio ai limiti della massima sostenibilità del Napoli, ovvero quasi fuori dall'arco dei 40 milioni, che sono stati Milik e quello fuori, Higuain, no? Però principalmente gran parte degli acquisti, ovviamente negli ultimi anni si è andato più verso i 25 milioni. Questo pallino blu è quello che si definisce in statistica valore anomalo. E valore anomalo, nel caso vedete di Osimhen, doppio, perché non solo è fuori dalla media della grande concentrazione degli acquisti del Napoli, perché è fuori da quel range di spesa, ma è molto fuori dalla media. Infatti è esattamente il doppio del massimo della spesa, quasi il doppio del massimo, centimetro più per centimetro mese, ve l'ho fatto per renderlo più chiaro. Quindi quando io l'ho definito, ecco, cerchiamo di essere chiari, un valore anomalo, non è una bocciatura tecnica o quelle frasi bidone là. È sicuramente detto, se noi, e tra l'altro non stiamo prendendo come intervallo temporale una stagione del Napoli, 2 stagioni, 2 campagne acquisti, ma tutte le campagne acquisti. E d'altronde, se andiamo a vedere veramente tutte, ho fatto uno studio su qualunque giocatore, è chiaramente un valore anomalo. Su perché De Laurentiis ha avvallato o meno, forse rischiando questa operazione, lo scopriremo solo finalmente. Sicuramente è una cosa che a Napoli non è successo. E per la sostenibilità del Napoli è un'operazione anche molto azzardata, perché come vi dicevo, poi lo affronteremo, non so, la rosa del Napoli in realtà vale 143 milioni di euro e non 585 milioni di euro. E quindi significa che veramente, detto, si è puntato molto in fiche su questo giocatore. Se esploderà, rispondo alla domanda dell'amico Bellino, deve fare 3 cose il ragazzo, chiaramente: avere molta umiltà e lavorare sui movimenti d'attacco, che sono in Italia fondamentali, perché in Italia, per quanto il campionato è sceso parecchio, però è un campionato molto tattico, deve migliorare un po' i fondamentali ed essere un po' più sereno il campo, perché la personalità gioiosa anche che è Mertens, è chiaro, tu non gliela puoi dare, il carattere di un giocatore non glielo puoi dare, però alla fine nel calcio più di altri sport veramente l'episodio è fondamentale, sai, il dentro o fuori, non è come il basket che tu hai tante azioni continue, e quindi avere un carattere che ti porta a ottimizzare quelle occasioni di gioco è fondamentale. È evidente che Lozano non si è fatto poi schiacciare dagli eventi avversi, avrà lavorato molto, la tecnica ce l'aveva di base sui movimenti d'attacco, speriamo, però quello dipende da... Ringrazio Salvatore che ci fa una considerazione. Nonostante l'anno disastroso, la cosa positiva è se dovessimo arrivare a pari punti con Atalanta e Juventus saremmo noi sopra. Senza infortuni quest'anno avremmo potuto dire la nostra. Sì, ma lo sappiamo, gli infortuni hanno pesato di più che altre squadre la nostra, cioè senza nessun piagnisteo eccetera è stato così, soprattutto quello di Mertens, e forse anche ha rallentato la crescita di Fabian Ruiz. Alla fine come peso specifico, perché anche il Milan ne ha avuto un po', però non si è riusciti a tampare, cioè la differenza di punti in un periodo e l'altro è stata notevole, e anche di resa di percentuale è stata notevole. Molte squadre ne hanno patito, non solo noi, però noi abbiamo perso tanto. Quale potrebbe essere l'allenatore ideale per questo? Dipende io qua ti lascio un minuto solo, perché le cose anche fisiologiche ovviamente, e ti lascio accennare un inizio e poi arrivo. Sì. No, voi però devi esserci tu, no io. No. Così. Quando Valerio mi fece quella domanda, voi dovete sapere che noi facciamo una chiacchierata molto lunga e poi per ragioni chiaramente di sintesi si ridosse a 16 minuti da un'ora.
e quindi non era un attacco a Sarri, la domanda era anche ben specifica, e poi c'era questa idea che molti dicono Sarri è ideale per Napoli perché per questa rosa giovane, quindi si definiva questa rosa giovane, che io non ho definito vecchia a livello assoluto, ma solo legata al fatto che veniva definita ideale per Sarri perché è giovane. Bisogna innanzitutto vedere se la società incomincia a crescere, perché quello che è successo negli ultime 2 stagioni e mezzo comunque non va trascurato, ed è successo tra l'altro con Ancelotti, non è l'ultimo che è arrivato, è Gattuso, quindi tu potresti mettere anche Guardiola, ma se non sani determinate situazioni sei sempre punto d'attaccato. Quindi in realtà non c'è se io dovessi scegliere un allenatore ideale ti direi Gattuso, perché a questo punto è quello che è già passato attraverso il tritacarne di tutto quello che l'ambiente in quest'anno è riuscito a costruire male, perché lui ormai l'ha superato a prescindere dai risultati che verranno. E invece qualunque altra persona, che sia Guardiola, il più bravo di tutti, o il famoso italiano che poi ha 29 partite in Serie A sulla panchina, ricordiamoci che poi vogliamo mettere queste persone che hanno 29 partite rispetto a 120 che ne ha Gattuso. Io so che comunque ci sarà, a prescindere dalla qualificazione, almeno in Champions, un taglio sangue e sangue, senza manco lacrime, e quindi non vi aspettate una rosa scintillante, perché poi non so se è arrivato, ce lo facciamo proprio oggi il discorso numerico. È vero, il Napoli ha una situazione migliore di altre società, però ha anche 80 milioni di debiti. Cioè il Napoli non ha una situazione finanziaria grave come altre società, perché non ha debiti contratti per mutui con altre banche, eccetera, ma ha accumulato comunque debiti economici per campagne e acquisti che non hanno fruttato quello che dovevano, che ormai sono arrivati a 80 milioni di euro. Ha una somma, ed è un falso mito quello che dicono Pappone, è volgare ed è falsa informazione, a riserva indivisibile, tra l'altro, così, di 124 milioni di euro. Quindi, tra l'altro, perciò qualunque banca, il Napoli si può iscrivere in qualunque momento, in qualunque campionato, cosa che altre società non so perché poi non potrebbero. Guarda, però che ovviamente Francesco ci cita il nostro amico Pazzaglia. Sì, è il cavalluccio rosso. Tra l'altro io ho avuto l'onore e il piacere di conoscere, non dico amico, un buon conoscente del maestro, una persona deliziosa, veramente non potete immaginare, tra cultura, intelligenza, simpatia, educazione, che belle persone ha espresso Napoli. Quindi il Napoli deve tagliare il monte ingaggi, che è troppo elevato, neanche per bocciature dei giocatori, ma proprio per esigenze, perché non può andare sempre 40 milioni sotto, altrimenti poi diciamo ok, io sono stato virtuoso tutti questi anni, però adesso non posso più dichiarare una copertura. Quindi finanziariamente non è indebitato come altre società, anche perché non ha investito come altre società. Ecco. È stata una scelta filosofica quella di De Laurentiis, perché poi bisognerebbe anche capire nel calcio, ma investire è l'unica strada possibile per vincere? Il calcio ti dice di sì, perché tutte le società che vincono investono molto e vanno sotto. E questo per rispondere all'allenatore. Quindi detto, che rosa sarà quella del Napoli? C'è un allenatore che tu proteggi dall'ambiente e non metti in discussione, mettendo in mezzo a volte voci che non c'entrano niente, dopo 3-4 giornate. Io lo dissi con te, se l'ambiente è pronto ad accettare 2-3 anni di legna, dove tu dici io mi accontento di vedere giocare bene, mi accontento di vedere la maglia azzurra in campo, sarà il 7° posto, l'8°, il 5°, il 10°, eccetera, perché devo costruire. Perché purtroppo tu hai raggiunto. Ma sai che ti dico che alla fine questo stiamo vedendo e comunque non abbiamo costruito, perché alla fine comunque abbiamo fatto un 7° posto, adesso ce la stiamo lottando per il 4°, però siamo lì e sarà difficile, e comunque non è che questo è venuto in conseguenza
dici tu ho fatto lo stadio, ho impostato il settore giovanile e quindi vedrò i frutti. Lo stiamo vedendo perché sono stati fatti degli errori nel post Ancelotti e poi nella gestione Gattuso comunque. Se voi andate a vedere le statistiche della Juventus, stiamo parlando della società che ha vinto bene o male, non è detto per polemica, più scudetti in Italia. Anche negli anni d'oro la Juventus non aveva un rendimento casalingo da far tremare i polsi e soprattutto non aveva non era nelle prime società come spettatori. La Juventus costruisce un nuovo stadio. Da quel momento, oltre che ha vinto tutti gli scudetti fino a quest'anno, ha avuto una percentuale di riempimento del 93%, perché alla fine fa sempre sui 38.000, 39.000 spettatori sui 41.500 che sono gli spettatori dello stadio. Ci sono state delle stagioni dove ha fatto 16 vittorie, un pareggio, 17 vittorie, 2 pareggi, cioè nel corso degli anni con il Juventus Stadium, adesso Allianz, la Juve partiva da 51-53 punti. Ecco perché gli scudetti sono vinti a 90. Di base. È una cosa che i miei colleghi non dicono, cioè poi alla fine lo stadio alla Juve, a prescindere dai eventuali benefici economici che ci sono stati, le stelle, gli skybox, tanti benefits che vengono venduti a tifosi VIP, ha portato un vantaggio di punti considerevoli, sportivamente parlando intendo, che poi era una delle ragioni per cui le squadre inglesi quando andavano fuori casa prendevano schiaffi, però se avevi la seconda ritorno da loro venivi travolto. Detto noi questa cosa non l'abbiamo fatta in anni, tra l'altro d'oro, con non ti prendo adesso tutti gli almanacchi sono alle mie spalle, ma anni di campionati a 16 squadre. Napoli era l'unica società che sfondava il 1 milione di presenze di spettatori e subito dopo c'era il Milan. Tu hai eroso un patrimonio umano molto importante. Se hai una speranza. Non c'è speranza, perché l'ho detto nel video di Valerio, ma per ragioni interne, o meglio, scusa, l'unica speranza significherebbe rivedere determinati organigrammi figure all'interno della società, perché ovviamente si è creato un conflitto di incompatibilità. Premesso che ovviamente Gattuso voglia restare, De Laurentiis si riappacifichi, dice ho sbagliato su certe cose, però queste due condizioni non sono più sufficienti. Guido, io con questa domanda poi ti ringrazio e ti lascio andare, perché comunque sei stato preziosissimo, anche se è una domanda dove tu potresti cominciare e anche non finire. Ma no, invece io te lo dissi forse la prima volta che sono intervenuto da te. Dovete sapere che tanto qualche tempo fa io ho mandato un articolo che scrissi alla 7ª giornata della seconda stagione di Ancelotti e dissi, leggi un po' Valerio, e il Valerio è rimasto così, ha detto basterebbe cambiare solo 2 nomi di questo articolo, al posto di Ancelotti o Gattuso e al posto di Younes Lobotka, per dirti che abbiamo avuto sempre gli stessi problemi nonostante sembrano molto diversi. E uno di questi punti di questo mio articolo era: sono un po' preoccupato perché De Laurentiis ha sempre ragionato di 5 anni in 5 anni. Lui disse i primi 3 lustri, sì. Quali erano gli obiettivi aziendali e societari e sportivi. Poi c'è stato il buio, che non significa che lui non li abbia, però non li ha più palesati. E c'è da preoccuparsi, perché noi vorremmo sapere questo quarto lustro. In realtà questo quarto lustro 3 anni già se ne sono andati, quindi in realtà diciamo e quindi è la società che dovrebbe rispondere. Ha fatto una domanda tosta l'amico. Dissi sempre, è una delle mie idee, che non ero molto felice dell'acquisto del Bari, perché secondo me non era una strategia vincente di sinergia che avrebbe portato più benefici economici, sportivi, ambientali, giornalistici, che invece penalizzazioni. Visto quest'anno come sia Bari che Napoli sono andati, ma il Bari doveva andare in Serie B diretto, doveva vincere il campionato in carrozza e lotta tra il terzo e il quarto posto, il secondo, cioè. E ha sottratto energie. Poi la bufera e torno aggiunto la proprietà ha coinvolto anche Bari,
cambio di allenatore che si è reso necessario, quindi in realtà si sono disperse energie preziose che per un uomo non di calcio come De Laurentiis e Chiavelli, anche se ormai ritengono di essere di calcio, forse sono energie preziose. Quindi cosa farà? Dipende da Laurentiis. È chiaro che questo sistema, uno dei commenti che c'erano all'intervista che mi hai fatto, erano di quelli che dice: ma che cosa chiedete? Questa società è arrivata. Questa società è arrivata al punto in cui è arrivata e bisogna renderle merito, ma bisogna anche contestualizzare storicamente ogni cosa, anche in un momento in cui tante società, non solo in Italia, anche fuori, erano in difficoltà e si dovevano riorganizzare. Dobbiamo considerare che società come l'Arsenal, il Tottenham, l'Atletico Madrid, che quest'anno potrebbe vincere o non vincere, ma è lì, hanno fatto investimenti importanti, sacrificando anche campagne acquisti, perché hanno fatto degli stadi nuovi che sono dei gioielli. Mamma mia, il Tottenham, ho visto su Amazon una cosa incredibile. Che poi porteranno i frutti. Fammi aggiungere una cosa: l'hanno messo in una zona anche per rivalutare anche la zona proprio a livello sociale della città, è una zona povera, quindi anche quello potrebbe essere. Quello che fanno gli inglesi è veramente, diciamo, serio. Ora non è un attacco ai tifosi juventini, perché è vero che la Juve ha fatto uno stadio nuovo, ma sarebbe anche giusto chiedere perché ha fatto quello stadio nuovo, nel senso, noi abbiamo dato il permesso di abbattere uno stadio nuovo insieme a quello di Bari, il più moderno, perché inaugurato in Italia 90, abbattuto dopo 16 anni, quindi noi abbiamo finito di pagare gli ultimi mutui dell'operazione Italia 90 2 stati fa, quindi uno stadio che ancora non era stato pagato dai contribuenti per tutto, abbattuto dopo 16 anni, nuovissimo, quindi non ammortizzato da un punto di vista economico, sportivo, eccetera, ricostruito nella stessa zona, no? Più piccolo, ravvicinato, quindi da un punto di vista sportivo ho detto ha portato dei benefici, però non è la stessa operazione dell'Arsenal, del Tottenham, di altre società dove la municipalità ha dato parere negativo, ha detto no amico bello, io non ti faccio questo regalo perché tu mi devi dare qualcosa, quindi si sono dovuti comprare un terreno da un'altra parte, hanno battuto lo stadio, hanno costruito abitazioni, giardini, lasciando la facciata per ricordo, cioè, quindi hanno fatto anche operazioni di rivalutazione urbanistica molto intelligente, molto interessante, quindi non si è buttato cemento su cemento, e hanno preso, dove ha costruito lo stadio, se andate a vedere l'Arsenal, c'era niente, c'era capannoni disabilitati, no? E adesso è bellissimo, la stessa cosa del Tottenham, quindi tu hai portato non, come dicevi tu, in un sol posto una rivalutazione urbanistica, ma in 2 posti, anche dove c'era il vecchio stadio, quindi si raddoppia l'operazione anche da un punto di vista etico, eccetera. Il Wanda Metropolitano, altra cosa, e vedete come si ripete, perché quella è la strada giusta, era uno stadio abbandonato, mai finito, mai andato, che poi l'Atletico ha comprato, ha battuto una parte non costruita, ha tenuto solo la tribuna centrale e ha costruito uno stadio nuovo, e l'ex Vicente Calderón è stato poi, diciamo, abbattuto, ha venduto pezzi ai collezionisti, agli appassionati. Invece a Bilbao hanno fatto una cosa bellissima, perché hanno costruito lo stadio all'interno dello stadio. Poi un giorno faremo quell'intervista perché sennò poi oggi tolgo spazio a tutti gli amici berlini, sull'azionariato popolare. Quindi sono operazioni di lunga percorrenza, anche perché lo stadio dell'Arsenal fu giudicato, gli anglosassoni dicono state of arts, gli studi di architettura, scusate ragazzi, significa eccellenza. E hanno questa espressione, Valerio mi può capire. Ecco, lo state of arts, lo stato di eccellenza è stato superato dal Tottenham, che è un gioiello tutto i specchi proprio di ingegneria urbana sportiva, oltre che il fatto che era una macchina di soldi, cioè prima della chiusura degli stadi per pandemia, quello stadio fatturava solo di vendita di birre oltre 1 milione di sterline a partita. Mamma mia! Che poi sì, perché nel documentario che c'è su Amazon sul Tottenham ho paura a dirla questa cifra, Valerio.
Si vede benissimo, perché loro a un certo punto si trovano di fronte alla pandemia, devono chiudere tutto e si guardano quelli insomma, dello staff finanziario, che non se ne fregano niente del calcio magari tecnicamente, ma dicono come si fa con lo stadio chiuso, perché prendiamo una fetta incredibile. Ringrazio Luigi Della Vecchia, che ho letto che ha citato ovviamente la telepatia, ha citato Edoardo, la telepatia è quella cosa che tu non bussi e io apro, ovviamente alla grande. E Guido, io ti voglio lasciare andare, però Fabio ci fa un attimo questa cosa, la nostra sensazione di cui parliamo spesso in privato, ovvero che ADL potrebbe aspettare gli effetti del fair play finanziario. Chiediamo un pensiero a Guido. Ora, posso dire, se... questa è la domanda più difficile che ti hanno mai fatto in tutti i tuoi anni. Io sono un grande tifoso, come tu ben sai, dell'NBA fino a quando ero piccolo, oltre chiaramente che di calcio, ma anche per famiglia. Il sistema NBA, che spesso viene citato, è citato erroneamente, perché poi non si conoscono nel dettaglio tutte le regole dell'NBA, che è sicuramente un sistema di eccellenza assoluta proprio, dove tra l'altro che poche centinaia di euro i proprietari sono andati in lockdown, cose che non sarei lungo. Innanzitutto inapplicabile, perché l'NBA, come sapete, funziona con le franchigie. Mettiamo che Valerio fosse multimiliardario perché ha inventato un nuovo sistema rivoluzionario di informatica, ma non è tifoso del Napoli, si compra il Napoli e lo trasferisce così come a Bari, come è successo per la mia squadra, che sono i Los Angeles Lakers, che non sono di Los Angeles, sono in Minneapolis. Ed è successo nel corso degli anni tantissime franchigie, loro parlano di franchigie. Quindi già questo è inapplicabile nel calcio, perché c'è un aspetto affettivo che si tramanda anche di nonno, padre e nipote, che è anche la parte più bella nel calcio, che invece stanno cercando di distruggere da agnelli in giù determinati personaggi, come la Superlega. Perché l'ho presa lontana? Perché il problema del calcio è nato quando si è fatto il passaggio dal calcio sportivo al calcio industriale, cioè dopo Italia 90, e adesso si è fatto lo stesso discorso da calcio industriale a calcio finanziario. E quindi il famoso detto, ma è la quinta. Innanzitutto, ecco, quando i miei colleghi dicono la seconda industria del paese, la terza industria, mi sembra che cambia ogni giorno. E, dovreste chiedere, io ho fatto, innanzitutto mi devi citare la fonte, cioè secondo quale fonte, la Camera del Commercio, il Ministero del Turismo, dell'Economia, del Lavoro, eccetera. Perché quando si citano dei numeri, io lo faccio, si deve citare la fonte. Non è né la seconda, né la terza, né la quarta, né la quinta, né la sesta, né la settima, è la 13ª. Seconda cosa, quando a questo punto la prima fonte di guadagno del mondo non la citiamo, anche se no facciamo cose negative nel canale, e anche la seconda non sono puramente etiche. Che io posso essere la prima fonte e dire, però, e noi italiani sappiamo che l'abbiamo esportata questa come negativamente, come forma di economia. Quindi altro discorso, ho detto sì, ok, siamo una forma di economia, però non è il calcio quante cose brutte ha prodotto il calcio negli anni? Dobbiamo fare l'elenco di tutti gli scandali? No, perché se servono 3 trasmissioni. Altro elemento, sono cose che non ci riguardano, vabbè. L'aspetto importante, nel corso degli anni, vedete quello che è successo con la pandemia, e si è fatto lo stesso errore, e non stiamo parlando di squadre, ma stiamo parlando di sistema. Ok, di alcune squadre sono state cattivone, si erano spesi di soldi perché erano sempre in affanno di partite che non si erano, ci siamo trovati in una situazione tipo Chiesa, che tu dovevi giocare altre 12 partite, ma tu in realtà i soldi di quelle partite su Sky te li hai già spesi e Sky ancora non te li aveva dato, in cortocircuito economico. Allora, invece di fare pulizia, tu fai ancora più casino. Il fair play finanziario, che è molto machiavellico, tra l'altro, per come è stato applicato, in astratto, come tutte le cose belle, scusate se l'ho presa alla lunga, ma è una domanda bellissima, è bellissimo se noi veramente lo applichiamo con un certo tipo di criterio e se si ha una finalità come appunto fair play, cioè fair play è proprio quel principio di sanità sportiva, nel senso io competo lealmente al meglio delle mie possibilità, che dovrebbe essere l'articolo 1 di qualunque sport. Se invece è una presa per i fondelli, ecco,
chi sta spingendo per la Superlega è anche chi è molto indebitato e si spinge per la Superlega in determinate situazioni economiche, non perché io devo risolvere il problema, perché ho bisogno di più soldi, quando la prima forma di risparmio sarebbe quella di ottimizzare meglio, anche con accordi tra i vari presidenti, che a un certo punto diamo meno potere ai procuratori. A un certo punto, quando un giocatore si comporta in un certo modo, diventa come un untore, detto, viene messo da tutti, però io non è che poi faccio il furbo e mi prendo, vi ricordate Cassano che sbotta, umilia anche il presidente della Sampdoria che l'aveva trattato come un figlio, eccetera, e per punizione che fa? Galliani se lo porta al Milan e poi vince lo scudetto. Cassano lì, anche da un punto di vista proprio dell'educazione, come si rivolse ai dirigenti della Sampdoria. Io sto facendo un discorso in astratto, amici Bellini, non è, però è un esempio che tu devi fare esempi reali. Ecco, serviva un patto tra i presidenti a dire, signori, noi ci diamo anche un codice etico che ci serve anche a salvaguardare le casse. Invece c'è sempre chi fa il più furbo dell'altro. E quindi si sta andando verso l'esigenza di avere più soldi, che nel frattempo, siccome si è tenuto duro, soprattutto grazie alle squadre inglesi, non si è fatta ancora la Superlega, si è deciso di allargare la Champions League, che è questa strada. Ha detto, io spero di avere più soldi, così ho più società, più partite, le TV, ma vedrete che poi invece succederà che le società saranno ancora più indebitate. Quindi in realtà si tratterebbe di scrivere realmente delle regole logiche che portino due condizioni importanti. Una qualità media del gioco, che invece è scesa nel corso degli anni, perché vi posso assicurare, non è per essere nostalgico, ma negli anni 80, mediamente, i giocatori giocavano meglio a pallone, perché oggi in Serie A il giocatore che stoppa meglio la palla di piede è veramente Insigne, che è la cosa che sa far meglio, detto, ed è un problema, perché noi oggi sentiamo in tantissime partite, fateci caso, e in questa partita ci sono stati qualche errore tecnico un po' di troppo, tutte, e uno dice no, non è in questa partita, quella precedente, cioè passaggi che tu devi andare un po' indietro perché te l'hanno dato un attimo dopo, in più tanto stop, che tu sei da solo, ti scivola sul fallo laterale, è tutta qualità del gioco, su cose banalissime. Anche oggi ho detto comunque Zelinski e Fabian, la porta me la devi prendere, non fai gol, non fa niente, Buffon la paga, ma non puoi tirare una meta, quella è una meta che hanno tirato, cioè 10 metri dall'altra parte. Un giocatore di Serie A non può tirare una meta libero, senza pressione. Sì. E quindi questo per me è finanziario. Se dobbiamo rifare quello che abbiamo fatto in questi anni è una grossa presa in giro, perché ha portato un disaffezionamento progressivo soprattutto nella fascia giovanile dei tifosi e ci siamo sentiti dire adesso Andrea Agnelli che dobbiamo vendere 15 minuti di abbonamento, non più tutta una partita, che è una cosa aberrante, che ai miei tempi cioè, mai uno voleva uscire fino all'ultimo nella partita, anche sapendo che poi ti va a ingoffare nel traffico, eccetera. Dico, De Laurentiis che gli va dietro e dice no, ma è meglio gli highlights, cioè, a questo punto io vendo la highlights, non più la partita, perché è una rincorsa ai soldi, quando invece la rincorsa dovrebbe dire io devo offrire uno spettacolo calcistico sportivo, che poi è il vero col business, di qualità, cioè i giocatori non devi prenderli perché hanno un torace come Sansone o Ercole, ma devono avere una tecnica di base già di alto livello e poi c'è la personalità, il fuoriclasse, e devo offrire uno spettacolo sempre più qualitativo. Invece qua si parla solo di soldi, come se i soldi risolvessero il problema, ma andremo in una spirale infinita di debiti, società che falliscono, di Champions League a 20.000 squadre, di Guardiola che giustamente si lamenta, giochiamo ogni 2 giorni, eccetera. L'NBA ha portato Vinicius, ma è quello che ho detto io, amico Bellino, quando io ho detto non era riferito a Napoli, una squadra vecchia in assoluto, ma solo al fatto che definivano Sarri perfetto per questa rosa giovane, quando non è più giovane. Ecco, Vinicius si spacca la partita non nella Ternana, nel Real Madrid, e non una partita di campionato con il Granada, in un quarto di finale di Champions League. Noi abbiamo nel campionato italiano la personalità per non solo imporre, ma gestire da un punto di vista dei procuratori mediatici, dell'ambiente, questi talenti, perché poi questi talenti vanno gestiti e fanno fatti crescere in maniera sana,
da un punto di vista umano e sportivo, e ripeto la parola, sana, e non cannibalizzati. Quindi, per rispondere, fair play tutta la vita, ma se sono realmente regole certe, oneste, coerenti, che mi portano ad alzare la qualità del calcio e non ad alzare i fatturati fini a se stessi. Questa è la sintesi di tutto. Spero di essere stato chiaro. La sintesi potrebbe essere questa, quella di Francesco, che alla fine è quello che... Esattamente, cioè poi dovrebbero essere i tifosi non solo a spingere, ma a rifiutare tutte le forme di qualunquismo che a volte girano attorno al calcio, cioè proprio rifiutarle culturalmente. Guido, io non ho parole per ringraziarti perché insomma poteva essere una giornata complicata, ma perché è facile, no? Ci si è caricata troppo questa partita, c'era anche troppo ottimismo probabilmente nell'area, arriviamo meglio, in grande forma, loro stanno a pezzi, ho cercato di stemperare la tensione ma non ci sono riuscito perché in fondo volevo credere anche io in un pareggio. Mi hai aiutato tantissimo a riportare un clima giusto di riflessione che è importante, perché dobbiamo guardare al futuro e capire quelle che sono la nostra dimensione e le cose che si possono fare. Ti ringrazio veramente di cuore. Sì, che poi alla fine il Napoli ha vinto uno scudetto con un solo straniero, quando le 15 squadre rivali di Serie A ne avevano 2, perché aveva venduto l'anno prima Daniel Bertoni, che era il secondo straniero del Napoli, e con più di un giocatore che veniva veramente dal settore giovanile, che pure non era il fiore all'occhiello in Italia. E anche il famoso 100 Paradiso aveva dei punti di forza, come soprattutto la cucina, la posteria, ma il campo per esempio non era perfetto, l'unico campo di gioco. Però c'era stato Finardi, Carannante, Ferrari, e quindi abbiamo avuto 2 punti di forza, cioè l'unica società che addirittura dice io non accedo al secondo straniero, e 2 erano tanti, nel senso togliersene 1 su 2 era un gesto forte, ma avere 5 giocatori mi sembra, oltre a Bruscolotti che non veniva da Napoli, veniva da un'altra società, però ormai era napoletano, e quindi passi indietro. Attenzione che l'Atalanta in questi anni si è mossa bene, è la primavera del Napoli in Serie B della primavera, quindi ecco cosa vuol fare da grande, e ce lo dovrebbero dire, e bisognerebbe avere delle risposte oneste, perché uno non è che pretende Ronaldo, però una programmazione onesta, come è successo per i primi 3 lustri. Voglio tornare a Serie A nei primi 3 lustri, voglio essere competitivo e stare stabilmente in Europa, e se ci posso vinco. Alla fine ha rispettato, però poi ti devi fare la domanda: cosa serve per rimanere a questi livelli quando le altre società che erano in crisi si rimetteranno a posto, e quando in Europa le altre società si muoveranno in certe direzioni, perché ci sono società come il Valencia che hanno avuto il problema dello stadio bloccato, ma prima o poi si sbloccherà. C'è il Bilbao, che è una società piccolissima, ragazzi, ha fatto uno stadio che è bellissimo, quello del Samanès è bellissimo, molto più bello degli stadi italiani, ed è un gioiello, ed è una società un po' come è successo per Guggenheim di Bilbao, che poi ha deciso, ha detto io faccio diventare veramente il famoso volano dell'economia, transazione. Io quando vado a San Paolo, e spesso ho visto le partite con gli stranieri, la prima cosa che mi dicono i tifosi stranieri: ma si mangia? E io mi vergogno a dire no, perché loro sono abituati, e voi pensate, ragazzi, con la meravigliosa tradizione di culinaria napoletana, dolciaria, non solo la pizza, che tu devi dire no, perché non può essere nel 2021 il caffè Borghetti, la patatina, eccetera. Cioè loro vogliono mangiare. C'è un mio amico, poi veramente ti lascio i tuoi amici, che è addirittura andato in Giappone a vedere una partita di baseball che lui non aveva mai visto in vita sua, e mi diceva, perché io gli avevo consigliato vai, e ha detto guarda, ma è stato con le figlie addirittura, che non se ne fregano niente del baseball, è stato coccolato, l'hostess si mangia, il ristorante, perché ormai il food and beverage si è capito, no?
E il grande affare di questi stadi, non solo durante, prima e dopo la partita, anche nel corso della settimana, c'è gente che esce dall'ufficio, me lo vado a mangiare vista Prato dello stadio. Però dire, io vidi, è l'unica volta che ho visto perdere il Napoli, ringrazio Sarri, Napoli-Manchester City, tutta la mia vita ho avuto almeno questa fortuna di non vederlo mai perdere, con un tifoso del Manchester City inglese, e la prima cosa che non sapeva dove entrare, ho detto ma si mangia, ho detto guarda ad entrare ti accompagno io. Poi c'erano tifosi dell'Espagnol che venivano a Napoli solo perché si divertono a vedere le partite del Napoli, tifosi di Erasmus di altre città, tutti la stessa cosa. Chi è abituato, che era abituato a separato, peccato che non si mangia, se no sarebbe perfetto. Quindi cosa vogliamo fare da grande? Ne parleremo in altri appuntamenti. Ti lascio ai tuoi amici. Grazie a tutti. Grazie mille Guido, grazie infinite. Ciao. Allora, signori, io non aggiungo altro perché che devo aggiungere altro? Sono contentissimo e mentre Guido parlava io lo ascoltavo, ma riuscivo anche a leggere un pochino quello che scrivevate. Non sono riuscito a prendere tutti, ma ho letto anche che in automatico, proprio indipendentemente, se qualcuno veniva a scrivere qualcosa, partono i TVB e si ritorna direttamente a discorsi di cultura, a discorsi di approfondimento reale. E credetemi, non mi sto atteggiando perché non è merito mio, è merito vostro che siete venuti, che avete voluto, che avete creduto seriamente in un discorso editoriale diverso dagli altri. E io non, cioè, ditemi quello che volete voi, ma questo non è YouTube, cioè YouTube veramente è difficile vedere cose del genere, altrimenti io seguirei una cosa del genere. Quindi io vi devo ringraziare solamente. I like, Evelyn, possiamo anche mettiamo stop perché oggi non mi interessa proprio. Oggi abbiamo perso con la Juventus e io credo che i 200-300 che erano collegati contemporaneamente, si arriverà a dei numeri, non mi interessa i numeri perché i numeri è la televisione e la radio che dicono oggi sono arrivati un sacco di messaggi. Oggi no, capito? Oggi peccato per chi non c'era e va bene così, qualcuno lo vedrà dopo e rimarrà così. E io sono contento perché abbiamo vinto come community, come tifosi, come gente che vuole crescere sotto tutti i punti di vista, perché se dobbiamo dire ad ADL una cosa, non diciamo perché non è quello, ma gli diciamo perché non strutturi meglio la società con delle figure professionali e pensi che magari il business che puoi fare a Napoli potrebbe essere il centro paradiso, il museo. Vi rendete conto? Io penso che ci siamo resi conto. Ringrazio i moderatori, ringrazio anche il Nightbot, ringrazio Silvio. Al quarto posto, amico mio, io ci crederò finché non fischierà l'arbitro matematicamente. Ci dobbiamo credere assolutamente, perché tutto è possibile, è molto difficile per i motivi che abbiamo elencato e perché abbiamo fatto uno sforzo immane vincendo, capito, Bologna, Roma, Milan, Crotone, sforzo incredibile, stavamo lì e adesso ce ne siamo scesi un'altra volta perché il calcio è così, è infame. Certe volte è infame e quindi noi dobbiamo comunque continuare a credere. Se ci credono anche i ragazzi è meglio, perché se ci crede solo il tifoso e la squadra si ammoscia sono fragili mentalmente. Ringrazio Alfredo, per la verità qualcuno è entrato ma eravamo così presi che nessuno l'ha calcolato, è giusto così. Gli amici Bellini sono la Napoli che tutte le persone per bene vorrebbero. Grazie Nando. Questa pure è carina. Lo so che non vuoi sminuire Guido, ma se l'alternativa, ma va bene, sono contento anche così. Grazie Giuseppe, anche tu bassista. Attenzione Pasquale, grazie mille Pasquale, un grazie sincero a te per la qualità dei contenuti. Io ci tengo moltissimo e continuerò anche quando la musica ritornerà un pochino più prepotente, perché credo che Napoli meriti, no, non so io, siete voi come community, le persone che riesco a invitare. Non ti intristire Tore, perché se cresciamo come ambiente qualcosa si può fare. Se invece l'ambiente
si limita, hai capito, al fatto che non è buona, tu dici Osimhen non sa stoppare il pallone, non serve, capito? Non oggi. Invece se cresce l'ambiente, anche Adele sarà costretto a fare prendere delle decisioni diverse. Vi voglio bene tantissimo dall'inizio alla fine, è un gran piacere, come si dice, complimenti per la trasmissione. E allora, visto che c'è che l'abbiamo chiamata trasmissione, io lancio la sigla, ringrazio tutti uno per uno quelli che ci sono stati, me la riguarderò stanotte perché secondo me è interessante anche tutte le cose. Vi bacio, domani approfondimento tattico perché non mollo un centimetro, approfondimento tattico, la riguarderò, credetemi, starò male, ma devo capire bene dove abbiamo sbagliato tatticamente. Sigla. Questo programma è stato offerto da niente di meno un programma, cioè proprio la sigla, fluido.net e magliette, le cose, insomma. valeriofluido.oplix.com. Comunque tu ti sei montato alla testa. Alla fine è un programma. Sì, io ringrazio infinitamente il lavoro instancabile dei moderatori, gli abbonati bellini e i supporters, i collaboratori e tutti i vostri commenti, perché questa community è come una seconda famiglia. Ho visto una cosa, comunque è finita, cioè non è come la Marvel che uno resta nel cinema.